Cari amici del canottaggio del Friuli Venezia Giulia, ma anche di tutta Italia, siamo in diretta da San Giorgio di Nogaro in streaming sulla pagina Facebook del Comitato Regionale del Friuli Venezia Giulia per seguire le regate del campionato regionale 2020 del Friuli Venezia Giulia. Una giornata che vedrà l'inizio delle finali a brevissimo, tra 3 minuti alle ore 9:30, il primo start con la finale del doppio cadetti maschile, e proseguiremo con il nostro programma fino alle ore 16:57 con la finale del doppio senior maschile. Questo dunque il lungo programma di gare di finali, un campionato regionale che ha avuto l'antipasto nella giornata di ieri con ben 26 batterie di qualificazione per arrivare a comporre appunto le finali di oggi. Abbiamo nel corso della giornata veramente tutte le specialità, tutte le categorie a confrontarsi sul bacino della Ussa Corno, un appuntamento tradizionale, quello di settembre, per il canottaggio del Friuli Venezia Giulia qui a San Giorgio di Nogaro, del Friuli Venezia Giulia e non solo. Anche quest'oggi la folta presenza di società dal vicino Veneto, dall'Emilia Romagna, dunque un programma particolarmente denso per questo campionato regionale, di cui stiamo sentendo in cuffia l'allineamento proprio della prima finale. Dicevamo la finale del doppio cadetti maschile, che vede al via 6 equipaggi. Sono il Bardolino con Dennis Bellomi e Samuele Vezza, la canottieri mestre con Pietro Di Bari e Matteo Berton, la società nautica Pullino con Simone Fontanot e Nicolas Meneghetti, la canottieri Saturnia con Giulio Torello e Samuele Crisma, la canottieri Nettuno con Daniele Radojkovic e Fabio Spangro, e la ginnastica triestina con Marco De Mori e Samuele Memo. Dalla nostra postazione vediamo l'allineamento ai 1500 metri per gli equipaggi di questa prima finale. Allora li attendiamo in zona d'arrivo per poter dunque celebrare il primo arrivo di questa finale, di questo campionato regionale del Friuli Venezia Giulia, e poi ovviamente sarà un susseguirsi di finali e ogni 7 minuti uno start per accompagnarci appunto fino alla metà di questo pomeriggio con gli arrivi, l'assegnazione dei titoli, le serie. Ricordiamo nelle specialità giovanili serie di finale per gli under 14, e si andrà però ad assegnare il titolo di campione regionale al miglior tempo realizzato nelle varie serie di finale. Questo, dicevamo, dunque il programma di oggi, la possibilità di seguire le gare anche per chi è da casa, e causa il protocollo da rispettare giustamente per il contenimento della diffusione del Covid, comodamente dal vostro divano potete seguire le finali di oggi, l'assegnazione dei titoli regionali. Una grande squadra al lavoro qui a San Giorgio di Nogaro, ancora una volta, per l'organizzazione, la perfetta riuscita dell'evento, a supporto del Comitato Regionale del Friuli Venezia Giulia, organizzatore della manifestazione. Siamo qui in attesa dunque di questo primo arrivo. Abbiamo visto in lontananza l'allineamento, stiamo attendendo lo start per vedere le imbarcazioni avvicinarsi appunto alla zona d'arrivo. E allora per noi una breve pausa in attesa di
vedere l'arrivo della prima finale. Però quelli lì sono, sai? E allora è partita la prima finale, la finale del doppio cadetti maschile, dicevamo di Bardolino, Mestre, Pullino, Saturnia, Nettuno e Ginnastica Triestina. Questo il parterre dei partecipanti a questa prima finale, ormai già passati i primi 500 metri di gara, vediamo gli equipaggi sempre di più avvicinarsi alla nostra postazione e dunque permetterci di andare un po' a decifrare le posizioni in acqua, quelli che saranno gli equipaggi in lotta per la vittoria, in lotta per le medaglie. Al passaggio della boa dei 500 metri ancora almeno 3 equipaggi allineati a comandare il gruppo. Gara 32, acqua 4 6, si può comunicare agli altri. Prosegue la corsa degli equipaggi verso gli ultimi 500 metri e ci sembra di intravedere le pale della Società Nautica Pullino al centro del campo a condurre il gruppo in questa prima finale. Sempre la Società Nautica Pullino a fare da battistrada, prova a trovare spazio all'esterno un altro equipaggio e grazie al prezioso lavoro, le immagini, le riprese da parte di FVG Sport Channel, la possibilità di seguire veramente da vicino, da dentro queste finali. Decisamente un aiuto anche per chi commenta, avere il dettaglio di queste immagini. E continua dunque la corsa della Società Nautica Pullino al centro del campo. Attenzione all'esterno l'equipaggio della Canottieri Bardolino e sotto riva la Società Nautica Canottieri Nettuno, che vanno a lanciare il tentativo di volata a Pullino, che continua con Simone Fontanot e Nicolas Meneghetti a condurre il gruppo al centro del campo.
Sono dunque i due portacolori muggesani in questo momento ad avvicinarsi verso la linea del traguardo per siglare il primo risultato di giornata, la prima medaglia d'oro, il primo titolo di campione regionale edizione 2020, quello del doppio cadetti maschile. Prende la strada di Muggia ed è la Società Nautica Fullino dunque a vincere la medaglia d'oro con Simone Fontanotte, Nicolas Meneghetti, argento al Bardolino con Denis Bellomi e Samuele Vezza, il bronzo alla Canottieri Nettuno con Daniele Radojkovic e Fabio Spanghero. Questo il primo arrivo di giornata qui a San Giorgio di Nogaro, poi ovviamente via via tutti gli altri, ginnastica triestina, Saturnia e Mestre a completare l'ordine d'arrivo di questa prima finale. Ed è ovviamente già sul campo di gara la prossima sfida. Si tratta della prima delle due serie di finale del singolo cadetti maschile, dunque come ricordato nella categoria under 14 andremo a premiare entrambe le serie di finale e poi l'assegnazione, la proclamazione del campione regionale in base alla migliore prestazione cronometrica tra le due prove. Quindi sarà importante non solo arrivare in prima posizione al traguardo, ma sarà altrettanto importante siglare un buon tempo per riuscire ad aggiudicarsi anche la palma di campione regionale edizione 2020. E con la regia siamo già con le immagini sulla prossima appunto serie di finale, la prima serie di finale del singolo cadetti maschile. Corsie piene, ben 8 equipaggi al via in questa seconda finale di oggi. Pulino Luca Sacco all'acqua 1, Padova Francesco Cecchinato al 2, Cus Ferrara con Oliviero Gavoni al 3, ginnastica triestina con Fabio Vitti al 4, Timavo Mattia Cumiga al 5, Giacomo Cappelletto per i colori del dopolavoro ferroviario Treviso al 7, Lignano con Lorenzo Cicuttin all'acqua numero 8. Questo la start list di questa finale. Singolo cadetti maschile, si diceva, ed è a condurre al centro del campo con un discreto margine di vantaggio sugli avversari. Ci sembra l'equipaggio del dopolavoro ferroviario di Treviso. Vediamo di vederli più vicini a noi per poter dare una maggiore, più precisa comunicazione sulle posizioni in acqua. Sicuramente bene anche Timavo all'esterno, vedo anche Lignano che cerca spazio. E come ricordavamo, fondamentale anche il responso cronometrico di questa batteria, in quanto se verranno assegnate ovviamente le medaglie di primo, secondo e terzo classificato in entrambe le serie, poi il campione regionale ovviamente ce ne sarà solamente uno.
e sarà l'atleta che avrà realizzato ovviamente la migliore prestazione cronometrica tra le due serie di finale. E ora sembra confermata la nostra sensazione da lontano con l'atleta del dopolavoro ferroviario di Treviso, Giacomo Cappelletto, a fare da battistrada. All'esterno i colori del Circolo Canottieri Lignano e poi Timavo per la terza posizione. Questa è la situazione in acqua quando siamo ormai qui in zona parterre d'arrivo. E con la disputa delle finali cresce anche l'interesse a terra, nonostante ovviamente l'impossibilità di accesso per il pubblico, un discreto numero di atleti presenti a seguire le gare ovviamente dei propri compagni di società. Allora ad applaudire sul traguardo l'atleta del dopolavoro ferroviario di Treviso, Giacomo Cappelletto, alla medaglia d'oro in questa finale importante per il titolo regionale. Sarà il tempo di Lorenzo Ciputtin, primo atleta regionale sul traguardo, all'argento in questa finale, e poi il bronzo che va al collo della Canottieri Timavo con Mattia Cumin. Prossima finale del nostro programma, la seconda serie di finale del singolo cadetti maschile, 7 equipaggi al via con Pullino di Elia Freire Lobato all'acqua numero 1, Cus Ferrara, Federico Maranini al 2, dopolavoro ferroviario di Treviso con Federico Pubacco all'acqua numero 3, Canottieri Mestre, Guido Gastagli al 4, Ginnastica Triestina con Giovanni Ferronato al 5, Padova, Nasser Cavallaro al 6, Giudecca con Sondre Bassano all'acqua numero 7. Questa i partecipanti alla gara numero 29 perché ieri, ricordiamo, si sono disputate ben 26 batterie di qualificazione, vista la importante presenza di società di atleti a questo campionato regionale del Friuli Venezia Giulia, edizione 2020. Il commento è questo, che cazzo vuol dire? Centimetri di gara andati anche per la seconda serie di finale del singolo cadetti maschile. E sembrano ancora i colori del dopolavoro ferroviario di Treviso a condurre anche questa seconda serie di finale. Attenderemo ovviamente gli atleti verso la linea del traguardo.
Max, che ha difficoltà quel ragazzo. No, ma è sempre lui, cioè, non so che è arrivato, ma è sempre lui. Ma no, no, ma è strano. No, 500 metri ancora dunque di gara per l'arrivo di questa seconda serie del singolo cadetti maschile. E vedevamo correttamente la prima posizione temporanea da parte dell'equipaggio del dopolavoro ferroviario di Treviso anche in questa gara numero 29, la seconda serie del singolo cadetti maschile. All'esterno la Canottieri Mestre per la seconda piazza. E allora eccoli sulla linea ormai finale, gli ultimi 250 metri di gara. Ed era, scusatemi, la Canottieri Giudecca, non il dopolavoro ferroviario di Treviso a condurre. E dunque Sondre Bassano, l'atleta al comando di questa finale, questa seconda serie di finale del singolo cadetti maschile. Alle spalle dell'atleta della Canottieri Giudecca invece correttamente avevamo individuato i colori della Canottieri Mestre con Guido Gastaldi, e poi anche la terza piazza sembra piuttosto già delineata stavolta, e si tratta proprio dell'atleta del dopolavoro ferroviario di Treviso, Federico Bubacco. Completato l'arrivo dei primi due equipaggi, Giudecca e Canottieri Mestre, arriva anche l'atleta del dopolavoro ferroviario di Treviso a completare questo arrivo. Ciao Max, ciao, tutto bene? Sì, dai. Tutto bene, anche voi bene, guarda che bello. So che danno qualche peggioramento, ma dopo. Prossima gara del programma si rimarrà sulla categoria cadetti al maschile, cambiando le specialità dal singolo al 720 per altre due serie a corsie piuttosto piene. Nella prima 7 equipaggi: Canottieri Trieste di Leonardo Silvestri, Giudecca Ettore Vitturi, San Giorgio Josef Marvucic, Nazario Sauro Achille Adam, Pullino Alessandro Ramani, Padova Canottaggio Simone Lodo, dopo lavoro ferroviario di Treviso con Giulio Nicolucci. 7 equipaggi dunque per la prima serie di finale del 720 cadetti maschile. Fai che prende il mare o no? Non hai sondato prima di mandarlo? Sondato che insomma, se facciamo possiamo Domani mattina mi tocca difendere il titolo.
nessuno ti dà la mano. No, a parte prima. La sua televisione. 500 metri di gara passati anche per la gara numero 30, la prima delle due serie di finali del 720 cadetti maschile. Avevamo letto prima la lista di partenza: Trieste, Giudecca, San Giorgio, Nazario Sauro, Pullino, Padova Canottaggio e Dopolavoro Ferroviario di Treviso. Così. E proviamo ad andare a scorgere le posizioni in acqua. Sembra il San Giorgio al centro del campo a condurre. Cerca di farsi spazio un altro atleta alla sua sinistra, mentre si stanno avvicinando alla boa degli ultimi 500 metri. Ma il vantaggio del portacolori del San Giorgio sembra sufficientemente ampio in questo momento. Josef Marvucic dunque al comando di questa prima serie di finale del 720 cadetti maschile. Di nuovo buongiorno. Max, quella coppa di Amodeo, dico tira via tutte le targhette piccole e ho fatto fare una grande, però adesso non sarà più posto per quegli altri, faremo uguali. O togliamo quella vezza sotto, che non serve niente, ho fatto mettere le targhette sopra, togliamo quella là e la salviamo, e là sotto potremo mettere altre. Ed eccoci in gara allora, ultimi 500 metri di gara per la prima serie di finale del 720 cadetti maschile, e si è accesa la sfida perché al centro del campo i colori della Pullino con Alessandro Ramani hanno avuto decisamente un ultimo pezzo di gara davvero importante per andare ad affiancare il portacolori del San Giorgio all'esterno, che va ad alzare il ritmo. E allora seguiamo questa bella volata di 150 metri tra i colori della Pullino più al centro del campo e all'esterno San Giorgio. Aumentano entrambi il ritmo senza guardarsi. Sembra distendersi un po' meglio all'esterno Josef Marvucic, ma non molla il portacolori della Città Nautica Pullino, Alessandro Ramani. E allora ancora poche palate prima del traguardo che con la sirena della giuria sancisce l'alloro per
Josef Marvucic, che va dunque a vincere questa serie di finale del 720 cadetti maschile. Una bella finale davanti a Pullino di Alessandro Ramani, e a completare il podio il portacolori del Padova Canottaggio Simone Lodo. Questo l'arrivo della gara numero 30. E proseguono ovviamente anche gli altri arrivi di questa serie di finale. Per tanti di questi atleti questa di fatto è anche il primo appuntamento agonistico di questa travagliata stagione 2020, dunque comunque una buona occasione per ritornare a gareggiare un campionato regionale allargato ovviamente alle vicine regioni, al Veneto, all'Emilia Romagna, che vede al via qualcosa come 420 atleti. Sono oltre 600 gli atleti gara, sicuramente un ottimo numero, una partecipazione anche qualitativamente elevata. E noi approfittiamo di questa brevissima pausa in attesa di scorgere all'orizzonte la seconda serie di finale del 720 cadetti maschile per ricordare delle semplici regole da seguire all'interno del centro remiero. La necessità di indossare sempre la mascherina per tutti quanti i presenti, atleti, tecnici, dirigenti accompagnatori presenti all'interno del centro remiero. Stessa raccomandazione per gli atleti che raggiungono il pontile per l'uscita in acqua, e allo stesso tempo, come da protocollo, la necessità di salire sul pontile indossando le proprie calzature. Pochi accorgimenti per un corretto svolgimento delle regate odierne e per la buona riuscita di questa manifestazione che continua a proporre gli arrivi uno dietro l'altro. Arrivi che si possono seguire comodamente dal divano di casa, grazie allo streaming che sta proponendoci la diretta di queste finali. In corso la gara numero 31, la seconda serie di finale del 720 cadetti maschile, con 5 equipaggi al via. La canottieri Saturnia di Pietro Doriguzzi, dopo lavoro ferroviario di Treviso Matteo Favero, Giudecca con Tommaso Maggioni, canottieri Mestre con Michele Finotto e canottieri Trieste con Massimiliano Cauto. Andiamo in gara in acqua con gli equipaggi a condurre. Ci sembra ancora una volta la canottieri Giudecca a fare da battistrada con Tommaso Maggioni.
Ormai negli ultimi 500 metri di gara gli equipaggi protagonisti di questa finale. Ed è la Canottieri Giudecca, confermiamo, a fare da battistrada. Siamo arrivati. Sale anche il tifo dalla riva per gli atleti in acqua, con Giudecca al centro del campo. A seguire Canottieri Trieste. E poi per la terza piazza dovrebbe essere la Canottieri Mestre. Seguiamo intanto la corsa di Tommaso Maggioni negli ultimi 100 metri di gara. Ultime palate per lui, il tifo anche per il portacolore della Canottieri Trieste, Massimiliano Cauto, che vola verso il traguardo per la medaglia d'argento. Intanto la sirena a sancire la vittoria del portacolore della Canottieri Giudecca. E poi Canottieri Trieste all'argento. Il bronzo prenderà molto probabilmente la strada di Mestre con Michele Finotto. Ed ecco dunque la sirena anche per il portacolore della Canottieri Mestre, che va a completare il podio di questa gara numero 31, la seconda serie di finale del 720 cadetti maschile. Intanto permettetemi di salutare Aldo Signani, che ci saluta da casa, il suo commento sulla diretta. È già partita ed è già sul percorso la prima gara di oggi al femminile. Si tratta del 720 allieve C. 720 allieve C che vede 7 equipaggi. Bardolino con Beatriz Azzolini, Pullino Alice Osbolt, Pullino Margherita Abrami, Canottieri Trieste Ioanna Alexia Malaet, Nazario Sauro Denise Pellizzari, Canottieri Trieste con Giulia Andrea Nedelcu e Bardolino con Angela Brighenti. Queste le 7 atlete della finale del 720 allieve C. Già percorsi 500 metri di gara per le atlete
di questa finale e dunque attendiamo di vederle avvicinarsi alla zona del traguardo. Sì, adesso ricordo. Intanto ricordiamo a tutti gli atleti che le premiazioni non verranno effettuate al pontile come da tradizione, ma verranno effettuate al termine del blocco di gare della mattina, per quanto riguarda appunto le gare della mattina, mentre le gare del pomeriggio saranno premiate dopo il blocco di finali pomeridiane. Cercheremo ovviamente di anticipare magari le premiazioni nel pomeriggio. Volevo solo avvisarti che si sta affacciando il rimorchiatore che credo tornerà su, immagino, quindi non so, regolatevi. Cammina piano. Allora vi dicono che va solo un attimo sotto i piloti Ah, ok, perfetto, grazie. E andiamo allora in acqua ad osservare le posizioni di questa gara numero 32, la finale del 720 allievi C femminile. Dovrebbe essere Alice Osgold della Pullino all'esterno in lotta, poi al centro del campo i colori del Circolo Mercantile Nazario Sauro, all'esterno ancora Pullino. Dovrebbe essere la Denise Pellizzari in lotta per la seconda posizione con l'altra atleta della Pullino Margherita Brami. Una delle due atlete della Pullino invece con un deciso vantaggio in questo momento per la prima piazza. Si tratta proprio dell'acqua numero 2 di Alice Oswald, come avevamo visto in precedenza, e lei a fare da battistrada. E se si sta ormai appropinquando verso il traguardo, Alice Oswald alle sue spalle, è partita decisamente la lotta, è partito lo sprint con la portacolore del Nazario Sauro che lancia l'attacco. Ecco un minimo di battaglia navale quasi tra le due atlete. E allora sul traguardo intanto la prima posizione per Alice Oswald,
attendiamo l'arrivo e anche attendiamo la bandiera bianca della giuria per ufficializzare poi l'arrivo per argento e bronzo. Qualche piccola schermaglia, fra virgolette, prima del traguardo. Sul traguardo, nell'ordine, doppietta per i corridori della collina e a seguire Nazario Sauro. Vedremo l'ufficialità con la bandiera bianca della giuria. Certamente la medaglia d'oro per Alice Osbold, Società Nautica Pullino. Teoria sì. Il giudice va via per cui dire la seconda Pullino. E intanto sono già a vista gli equipaggi della prossima finale. 4 di coppia cadette femminile con il misto Timavo San Giorgio Nettuno, Erika Serli, Giada Roppa, Noemi De Vincenzi e Giulia Maria Itri all'acqua 1. Il misto Saturnia Adria, Maria Vittoria Crevati, Vittoria Pastorelli, Olivia Perotti e Laura Puscè al 2. Saturnia al 3, Virginia Pagliaro, Giovanna Sofì Giulia, Angelica Visentini e Sulaia Badaro. E ginnastica triestina all'acqua numero 4, Vera Grilans, Sara Zernogoraz, Teresa Prochilo e Sara Milos. 4 equipaggi in gara in questa specialità del 4 di coppia cadette femminile. Dovrebbe essere proprio l'equipaggio della ginnastica triestina, l'acqua numero 4 qui verso la riva a condurre questa finale. Lotta per seconda e terza piazza più all'esterno tra il misto Timavo San Giorgio Nettuno e dovrebbe essere il misto Saturnia Adria. Vedremo se negli ultimi 250 metri si accenderà di più la sfida, la lotta, la volata tra questi equipaggi. E pare proprio di sì, pare che si sta veramente accendendo una bella lotta. Allora, da riva, ginnastica triestina al centro del campo, il misto Saturnia Canottieri Adria, all'esterno il misto Timavo San Giorgio Nettuno. Ed è proprio quest'ultimo equipaggio che in questo momento sembra lanciare decisamente la volata verso il traguardo. Si distende bene all'esterno il super misto Timavo San Giorgio Nettuno, Erika Serli, Giada Roppa, Noemi De Vincenzi e Giulia Maria Itri. Poche palate ancora al traguardo per questo equipaggio per poter esultare per la medaglia d'oro. Eccole sul traguardo, oro dunque Timavo misto San Giorgio Nettuno, argento Saturnia misto Adria per il bronzo, la ginnastica triestina. E proseguono ancora le gare di questa mattina con le finali delle categorie under 14. Noi peraltro potremmo anche pensare di premiare qualcuna di queste gare al termine del blocco delle finali degli under 14 in modo da accelerare anche un po' i tempi.
E le merci. Diciamo ancora spazio alle categorie under 14 con la finale del doppio allievi C maschile, 5 equipaggi al via: Cus Ferrara, Stefano Beltrami e Francesco Covezzi, Bardolino, Riccardo Saracino e Thomas Bardon, Saturnia, Matteo Cecotti e Manuel Marcial, dopo lavoro Ferroviario Treviso, Nicolò Carestiato ed Elio Colombrino, e Nazario Sauro con Emanuele Bianco e Valerio Lops. Due serie di finali in questa specialità del doppio allievi C maschile, 9 equipaggi complessivamente iscritti, 5 nella prima serie, 4 nella seconda serie. Anche in questo caso ovviamente andremo a premiare il podio di entrambe le serie di finale e poi la proclamazione del campione regionale in base al miglior tempo delle due batterie. E grazie all'occhio vigile della nostra telecamera siamo già in acqua, siamo già in gara con il prossimo arrivo, appunto quello preannunciato del doppio allievi C maschile. 5 equipaggi e andiamo a scoprire chi sarà di questi 5 a condurre il gruppo verso il traguardo. Sembra quello in acqua 2, no, vedete o acqua 3 o acqua 2. Riusciamo ad individuare da lontano i colori del Cus Ferrara, sottoliva in ottima posizione anche, ci sembra, Treviso. Allora, come preannunciato, dopo l'arrivo della gara numero 42, la finale degli allievi A, inizieremo a premiare le prime finali. Quindi, per anticipare i tempi, senza attendere la fine del blocco delle gare del mattino, tutti i protagonisti delle gare sin qui disputate fino alla finale del 720 allievi A potranno avvicinarsi qui alla zona d'arrivo, perché inizieremo la consegna delle medaglie. Ovviamente
tutti quanti i protagonisti dovranno portarsi sulla zona podio con la mascherina indossata al volto. Vi verrà porto il vassoio con le medaglie che prenderete in autonomia per portarvela al collo. Queste le istruzioni per quanto concerne le premiazioni. E allora in gara con il doppio allievi C maschile a condurre questa finale e il doppio lavoro ferroviario di Treviso con Nicolò Cariestriato ed Elio Colombrini davanti al Saturnia di Matteo Cecotti e Manuel Marcial. Per la terza posizione sono i colori del Cus Ferrara di Stefano Beltrami e Francesco Covezzi, sostenuti anche da casa da Roberta Villani, che dice proprio forza Cus Ferrara. E allora forza Cus Ferrara per la medaglia di bronzo dietro a doppio lavoro ferroviario Treviso e Canottieri Saturnia. E torniamo in gara con la seconda serie di finale del doppio allievi C maschile, che nella seconda serie di finale vede 4 equipaggi al via. Sono la Canottieri Mestre, la Società Nautica Pullino, la Canottieri Saturnia ed il misto Bardolino e Centro Nautico Bardolino. Guarda che oggi Dario, ancora un fermuto ti arrestano. Oggi con 2 fermute ti arrestano.
Anche che ricordavo una cosa fa. In attesa di vedere arrivare nella zona del traguardo gli equipaggi del doppio allievi maschile della seconda serie, arrivano nuovi commenti anche sulla diretta. Tra l'altro ci saluta Marco Finocchiaro, è il suo compleanno oggi, quindi approfitto per salutarlo e fargli anche gli auguri. Poi ancora Bravicus Ferrara da Elena Castaldini, Carlo Giansante dice bene, vive il Saturnia, Elena Pradè, forza Timavo. Questi commenti che si susseguono sulla diretta e appunto in diretta l'arrivo della seconda serie di finale del doppio allievi C maschile, Mestre Pullino, Saturnia e il misto Canottieri Bardolino, Circolo Nautico Bardolino. Canottieri Mestre al comando in questa finale, Nicola Aguzzi e Alexandros Sarai. Per la seconda piazza andiamo a vedere un po' più all'esterno i colori della Canottieri Saturnia. E poi per la medaglia di bronzo la lotta tra Pullino all'esterno e più sotto riva il misto targato Lago di Garda, Canottieri Bardolino e Circolo Nautico Bardolino. Passa davanti alla nostra postazione il doppio della Canottieri Mestre di Nicola Aguzzi e Alexandros Sarai. Ed eccola la sirena della giuria che certifica il successo da parte di questo equipaggio. L'argento ai colori della Canottieri Saturnia. E per completare questo podio, sul traguardo Società Nautica Pullino alla medaglia di bronzo. Ciao, perché noi che avevamo la saga prossima gara in programma, la finale del doppio allievi B1 maschile. Noi peraltro facciamo un passo indietro tornando alla finale del singolo cadetti maschile, perché ricordiamo che come da tradizione
al campionato regionale del Friuli Venezia Giulia. In alcune specialità sono in palio dei trofei speciali per commemorare alcune figure, e nello specifico nel singolo cadetti già disputato in palio, e verrà ovviamente consegnato contestualmente alla premiazione il trofeo Thomas De Marchi, vinto lo scorso anno dalla Canottieri Nettuno con Django Goyenece, un trofeo perpetuo. Torna in palio quest'anno nella specialità del singolo cadetti maschile. Allora andiamo un po' a vedere tutti i trofei particolari messi in palio in questo campionato regionale. Il trofeo successivo sarà in palio nel singolo junior maschile, che vede in palio il trofeo Giorgio Amodeo. Lo scorso anno fu ad appannaggio della Società Nautica Pullino con Andrea Serafino. Poi, scorrendo ancora il nostro programma, nel singolo senior maschile il trofeo Mauro Pace, lo scorso anno vinto da Gustavo Ferio per i colori del Circolo Canottieri Saturnia. E poi ancora le due trofei, questi non sono perpetui ma triennali non consecutivi, in palio per la prima volta quest'anno per commemorare il centenario che cade proprio quest'anno della storica società Canottieri Timavo. Due coppe in palio nel doppio allieve C femminile e nel doppio cadette femminile. Saranno in gara nel pomeriggio, come nel pomeriggio l'ultimo trofeo in palio, il trofeo Pino Culot nella finale del doppio junior maschile. Lo scorso anno andò alla Canottieri Nettuno con Niccolò Neglia e Julian Teveta. Vedremo chi saranno i successori quest'anno del duo della Canottieri Nettuno, come ovviamente vedremo anche negli altri trofei speciali. Chi saranno i vincitori dell'edizione 2020? Vogliamo vedere anche nell'edizione 2020 chi sarà il vincitore della finale del doppio allievi B1 maschile, la finale in acqua. In questo momento ci siamo spostati con le partenze ai 1000 metri, 4 gli equipaggi di questa finale. Saturnia con Guglielmo Villa e Jacopo Rossi, Canottieri Trieste con Mattea Krstic e Alessandro Paulin, San Giorgio con Niccolò Di Bert e Andrea Vincenzino, e Cus Ferrara con Stefano Covezzi e Giacomo Bianconcini. 4 equipaggi per il podio, la vittoria nel doppio allievi B1 maschile. E ancora una volta ricordare che al termine delle finali riservate agli under 14, questo primo blocco di finali che si completerà con la gara numero 42 delle 11:15, il 720 allievi A, inizieremo ad accelerare i tempi e a premiare le finali appunto sin qui disputate di queste categorie. Pertanto nell'ordine di disputa delle finali stesse andremo a consegnare le medaglie. Ancora tifo da Ferrara, forza Stefano e Jack. Sono Stefano Covezzi e Giacomo Bianconcini all'acqua 4 di questa finale. E stanno cercando spazio per il podio. I due portacolori Cussini a condurre questa finale. Dovrebbero essere in realtà proprio loro. Il colore arancione, Cus Ferraro, Canoa San Giorgio, lo scopriamo con l'avvicinarsi degli equipaggi verso il parterre d'arrivo, ma dovrebbero essere
gli atleti del CUS a condurre questa finale. All'esterno per l'argento il Saturnia in lotta con San Giorgio Sottoriva. Appena più staccato l'equipaggio della Canottieri Trieste, ma ancora agganciato il treno delle medaglie. Ed è effettivamente il CUS Ferrara, Stefano Covezzi e Giacomo Bianconcini a condurre questa finale. Per loro ancora un centinaio di metri per giungere al traguardo. A favore di telecamera li seguiamo verso l'arrivo, questa bella passerella finale per andare a conquistare la medaglia d'oro qui al campionato regionale del Friuli Venezia Giulia, specialità del doppio allievi B1 maschile. Siamo veramente con i più giovani in gara quest'oggi, oltre alla dimostrativa degli allievi A che avremo tra poco, e la vittoria la conquista l'equipaggio del CUS Ferrara per le medaglie d'argento e di bronzo, ancora poche remate. E sarà podio per Saturnia con Guglielmo Villa e Jacopo Rossi all'argento e Cano San Giorgio con Nicolò Di Berta e Andrea Vicenzino alla medaglia di bronzo. Podio dunque completato per questa finale del doppio allievi B1 maschile. E la volta in partenza di nuovo ai 1000 metri del doppio allievi B2 maschile. Timavo, Mestre e San Giorgio. 3 equipaggi, podio assicurato, ma ovviamente la lotta è quella per la medaglia d'oro, la medaglia più importante, il metallo pesante. E vediamo ai 1000 metri schierati sulla linea di partenza in attesa del via da parte dello starter anche gli equipaggi della gara numero 37, il doppio allievi B2 maschile. Forza Sondre da casa, penso si tratti dell'atleta del dopolavoro di Treviso. Forza Saturnia, anche brave ragazze, i commenti per chi ci segue da casa. E siamo ormai in diretta da quasi un'ora e un quarto per questo campionato regionale edizione 2020 con la regia di FVG Sports Channel, ancora una volta la TV del canottaggio. Canale 115 canale 115 poi il canale 115 Ricordiamo poi nei prossimi giorni anche la possibilità di rivedere le gare sul digitale terrestre, il canale 113.
Anche un po' di gente lì si crea, i genitori fuori. E sono partiti anche i protagonisti del doppio allievi B2 maschile. Li attendiamo ovviamente un po' più a favore di telecamera quando arriveranno agli ultimi 500 metri. Dovrebbe essere la canottieri Timavo a condurre davanti a San Giorgio e Mestre nell'ordine. Portacolori della canottieri Timavo, Alessandro Finelli e Andrea Del Piccolo. Su San Giorgio di Giovanni Marcato e Fabio Sguazzini, e poi Mestre con Fabio Vanin e Alessandro Bruni. Equipaggio della canottieri Mestre che imbarca anche un atleta della categoria B1. Continua la corsa della canottieri Timavo. Siamo nella specialità del doppio allievi B2 maschile. Passeremo poi sempre nella categoria B2 ma al femminile con le ragazze del 720 B2, una bella finale perché saranno ben 7 gli equipaggi della finale. Forza Remorosa da casa intanto. E loro in acqua invece con il doppio maschile categoria B2. Il sostegno del pubblico che ci segue da fuori impianto per gli atleti in acqua in questa finale. Canottieri Timavo di Alessandro Finelli e Andrea Del Piccolo ormai a favore di tribuna. Ultime palate per loro, ultime palate per sentire la sirena, che vuol dire vittoria, medaglia d'oro, titolo regionale per la canottieri Timavo in questa finale del doppio allievi B2 maschile. E poi ancora a seguire ultime palate anche per i colori di casa, quelli del San Giorgio di Giovanni Marcato e Fabio Sguazzini. A completare il podio sarà la canottieri Mestre con Fabio Vanin e Alessandro Bruni. Complimenti da casa da Angela Del Zotto per gli atleti della Timavo. E dopo aver seguito questo arrivo, lo sguardo va di nuovo alla partenza, di nuovo ai 1000 metri, dove si stanno schierando le atlete della categoria B2 femminile, il 720 B2 femminile. Dopo l'arrivo del 720 B2 femminile avremo ancora il singolo master, il 4 di coppia B2 maschile, il 2 senza master, il 720 allievi A, e poi inizieremo a premiare tutte queste finali degli under 14 e dei master. Quindi dopo l'arrivo della finale degli allievi A inizieremo a consegnare le medaglie a partire dalla finale del
doppio cadetti maschile, qui in zona d'arrivo, quindi mi raccomando a seguire quando vi chiameremo per ricevere le medaglie. Presentatevi rigorosamente con la mascherina che va tenuta indossata anche all'interno del campo, sempre indossata. Dicevamo la prossima gara al via, vediamo in lontananza gli equipaggi perfettamente allineati. Partiti proprio in questo istante. Partiti in questo istante con la gara numero 38, la finale del 720 allievi B2 femminile. Bardolino all'acqua 1, Cecilia Sabaini, Nettuno all'acqua 2, Annette De Vincenzi, Canottieri Trieste all'acqua 3, Maria Cecilia Holloway. Cus Ferrara all'acqua 4, Chiara Pappalepore, Nazario Sauro all'acqua 5, Maya Antoni, Pullino all'acqua 7, Vittoria Piller e Saturnia all'acqua 8, Bianca Pagliaro. Queste le magnifiche 7 in acqua per andarsi ad aggiudicare la vittoria nella specialità del 720 allievi B2 femminile. Come sempre attenderemo il passaggio alla boa dei 500 metri per delineare le posizioni in acqua. E continua il tifo gara per gara anche da casa, Forza Chiaretta. Questo l'incitamento per Chiara Pappalepore in questa finale. Ancora troppo lontani gli equipaggi per riuscire a delineare le posizioni in acqua. Anche se in effetti proprio il body arancione del Cus Ferrara sembra in questo momento condurre al centro del campo. Attenzione alle acque esterne con Pullino, passata ormai la boa di metà gara, 1000 metri di percorso per questa categoria. E la Società Nautica Pullino in ottima posizione in questo momento. Confermiamo anche la buona posizione del Cus Ferrara. Poi all'esterno Nettuno, sta salendo bene anche Nazario Sauro. Sono questi 4 equipaggi un po' più staccati dal resto del gruppo e che dovrebbero essere in lotta per le medaglie. Molto bene Nettuno all'esterno e Pullino sotto riva. Dicevamo occhio agli equipaggi proprio agli estremi del campo. La Nettuno di Annette De Vincenzi e la Pullino di Vittoria Piller, con Maya Antoni e Chiara Pappalepore in lotta per la terza piazza. Si sta ora staccando un po' l'atleta del Cus, se ne vanno via in 3, forse anche una piccola incertezza, un piccolo contatto tra i due equipaggi. E allora si accende la lotta per la medaglia d'oro.
Pullino verso la riva del nostro parterre, Nettuno all'esterno. Lotta accesa in questi 150 metri finali tra Annette De Vincenzi all'esterno per la Società Nautica Canottieri Nettuno e Vittoria Piller per i colori della Società Nautica Pullino. Davvero dovremo attendere il taglio della linea d'arrivo e forse anche la chiamata della giuria, perché sono davvero vicine verso la linea del traguardo, al passaggio davanti alla nostra posizione. Direi Pullino su Nettuno. Intanto sicuramente certifichiamo il bronzo per Maya Antoni per il Circolo Maria Mercantile Nazario Sauro e attendiamo la chiamata della giuria d'arrivo per ufficializzare prima e seconda piazza. Presidente, ha anche una bella voce, vedi? Grazie, si può girare dopo. Grazie, si può girare. Mettete. Non si può fare. Ma la gente fa vedere se si può bloccare anche se ti devo dire che ci sono più grandi eventi che Rema solo col destro, vai. Non sono così, no? No, quest'anno questo loro diffidenza un pochino. Ma anche magari il trattamento di calcio. Diciamo che non erano abbastanza con i calci vicini, poi non sono così affettuosi, ma di loro non è che vanno, abbracciano, baciano, no? Il friulano è stare un po'. Torniamo in gara con la finale del doppio, cioè il 720 allievi single master in gara in questo momento. Singolo master con 4 equipaggi al via in diverse categorie d'età. Abbiamo per la categoria 43-54 maschile Igor Bojeglau della Canottieri Argo Isola,
per ancora la categoria 43-54 maschile, la Pullino con Marco Canetti. Per la Canottieri Nettuno, categoria over 54 maschile, Antonio Sofianopoulo. E poi anche una portacolori ovviamente del canottaggio femminile master, categoria under 43 per la Canottieri Sile, Nadia Malik. E allora sul traguardo per la medaglia d'oro nella categoria 43-54 maschile, il portacolori di Largo Isola, Igor Bojeglau. Bella lotta pure in categoria d'età diversa tra Marco Canetti e Antonio Sofianopoulo. Poche palate al traguardo. E allora eccolo ormai sul traguardo Marco Canetti, un grande e importante ritorno alle gare. E anche bella prestazione ovviamente per Antonio Sofianopoulo, che va ad aggiudicarsi la categoria over 54, ed anche per Nadia Malik, la rappresentante della Canottieri Sile, che va a vincere la categoria al femminile. Questo era l'arrivo del singolo master, anche il singolo master ovviamente in premiazione. A breve qui in zona d'arrivo, come tutte le regate under 14 già disputate sinora, noi adesso sempre nella categoria under 14 andremo con il 4 di coppia allievi B2 maschile. La sfida a 2 tra il San Giorgio di Michele Cignolini, Gabriele Zemolin, Elia Bressan e Mattia Sguassero. Un equipaggio peraltro per 3/4 della categoria B1. E la Canottieri Saturnia con Andrea Boucher, Antonio Principe, Mattia Jesercek e Filippo Radman. Vai Igor. E arrivano anche da casa i complimenti da Aldo Signali, che dice: complimenti Marco, questo risultato vale il doppio. Ed è arrivato in cuffia lo start in questo istante della finale del 4 di coppia allievi B2 maschile. Si diceva di 2 equipaggi. Quattro di coppia allievi B2 maschile, si diceva sfida 2 tra San Giorgio e Saturnia. Ancora 3 finali, questa del 4 di coppia allievi B2, il 2 senza master e il 720 allievi A. Poi con le partenze ci sposteremo ai 2000 metri ed inizieremo noi invece qui in zona d'arrivo a premiare i protagonisti che hanno già portato a termine le proprie fatiche. Partiti i 2 equipaggi, si diceva, del 4 di coppia. Li attendiamo come sempre negli ultimi 500 metri di gara verso la nostra posizione. L'equipaggio del Saturnia all'esterno verso la riva opposta
i colori del San Giorgio. Boa dei 500 metri ormai prossima per gli equipaggi del 4 di coppia allievi B2 maschile. Sembra l'equipaggio della Canottieri Saturnia avere un lieve margine su San Giorgio. Andrea Boucher, Antonio Principe, Mattia Jesercek, Filippo Latman, questi i componenti del quadruplo della Canottieri Saturnia che sta conducendo su San Giorgio al passaggio della boa dei 500 metri. Nostro, tutto bene? Come dicevamo, dopo l'arrivo del 720 degli allievi A, passeremo alle partenze ai 2000 metri subito con 3 quadrupli in fila, il 4 di coppia ragazze, il 4 di coppia junior, sempre al femminile, ed il 4 senza senior maschile. Ma intanto un altro quadruplo, il quadruplo degli allievi B2, con ormai gli ultimi 200 metri di gara, il tratto proprio qui davanti al nostro parterre d'arrivo per Canottieri Saturnia al comando su San Giorgio. Giovanissimi gli atleti a comporre questi due equipaggi. Si diceva del San Giorgio composto per 3/4 anche da atleti della categoria B1. E allora eccolo ormai prossimo al traguardo l'equipaggio della Canottieri Saturnia che va ad aggiudicarsi dunque la finale. Andrea Boucher, Antonio Principe, Mattia Jesercek e Filippo Radman. Medaglia d'oro dunque per la Canottieri Saturnia nella specialità del 4 di coppia allievi B2 maschile. L'argento per Michele Cignolini, Gabriele Zemolini, Elia Bressan e Mattia Sguassero. E con l'arrivo del 4 di coppia di BB2 noi voltiamo già la testa alla partenza per la finale del 2 senza master con Canottieri Adria e Canottieri Saturnia. Attenti alla boa. Occhio, occhio. Occhio. No. Alza Remo. Alza Remo.
l'abbiamo fatta. Partito è sul campo di gara il 2 senza master con due equipaggi, qualche problema di direzione mi verrebbe anche da dire per uno dei due equipaggi. Sta raddrizzando la barra per rientrare correttamente nella direzione del campo di gara. Due senza master con due equipaggi in gara, la canottieri Adria di Stefano Lopresti e Riccardo Geletti e la canottieri Saturnia di Massimo Clagnaz e Marco Trevisan. Sono proprio questi ultimi due portacolori della canottieri Saturnia nella categoria 43-54 maschile a condurre sull'equipaggio over 54 della canottieri Adria all'esterno. Ancora poche remate verso il traguardo. E vanno dunque a portare a casa la vittoria gli atleti della canottieri Saturnia, Massimo Clagnaz e Marco Trevisan, due senza master maschile, categoria 43-54, e arriva anche l'equipaggio della canottieri Adria nella categoria over 54 maschile con Stefano Lopresti e Riccardo Geletti. Sirena anche per loro a completare questa finale e si stanno schierando i protagonisti della categoria degli allievi A. Per loro questa prova dimostrativa sui 250 metri. 250 metri, 5 atleti al via in categoria open, ragazze e ragazzi assieme. Canottieri Timavo con Alessandra Destabile, ancora canottieri Timavo con Sara Barbo, canottieri Diadora con Nicolò Rogante, canottieri Diadora con Gaia Deste e canottieri Timavo con Andrea Finelli. Sì, dimmi. Questi sono i 5 protagonisti della prova degli allievi A, una prova, come si diceva, dimostrativa. Verranno tutti indistintamente premiati al termine del loro percorso. Percorso che si diceva di 250 metri. Passa davanti alla nostra postazione a favore di telecamera il 2 senza master della canottieri Adria che ha appena completato la propria fatica. E sono schierati, pronti a partire i giovanissimi, i più giovani in gara quest'oggi, gli allievi A. Timavo e Diadora a dar vita a questa prova dimostrativa. Ormai prossimi a sentire
il primo start della loro carriera. E allora li seguiremo ovviamente con attenzione, grazie come sempre alla nostra magnifica regia. Ricordo che dopo questa finale inizieremo a premiare le gare sinora disputate a partire dal doppio cadetti, quindi tutti i protagonisti a podio sono invitati piano piano a raggiungere la zona d'arrivo, rigorosamente indossando la mascherina. Ultimi momenti di allineamento per questa finale. Siamo anche 2 minuti d'anticipo sul nostro programma. E siamo in attesa dello start. C'è un drastico calo di luce. In attesa dello start da parte della giuria. Bandiera alzata, bandiera abbassata, partenza regolare per questa prova dimostrativa nel 720 allievi A Open. Alessandro De Stabile, Sara Barbo e Andrea Finelli per l'Attimavo, Nicola Rogante e Gaia Deste per la Canottieri di Adora. Questi 5 protagonisti che si vanno a simbolicamente sfidare sui 250 metri proprio qui del parterre, qui davanti all'esiguo pubblico costituito ovviamente da tutti gli addetti ai lavori, atleti tecnici e dirigenti accompagnatori che regolarmente hanno ovviamente avuto diritto di accesso al campo di regata. E allora, chiaramente, anche se si tratta di una prova dimostrativa, nessuno vuole giustamente cedere e le più spigliate sono proprio le 2 ragazze, perché sono Sara Barbo e Gaia Deste che stanno dando il meglio di sé verso il traguardo. Sara Barbo all'esterno, Gaia Deste verso la nostra postazione, pronte a sentire a breve la prima sirena della giuria a certificare il loro percorso. Brave sul traguardo, arriva ancora un'altra ragazza, Alessandra De Stabile, tripletta al femminile in questa prova dimostrativa, arriva anche Nicola Rogante e poi Andrea Finelli a completare l'arrivo di questa prima prova riservata a questi giovanissimi. E nel frattempo una comunicazione di servizio: se un tifoso della SPAL, quindi probabilmente un atleta del CUS Ferrara, non trovasse più in tasca un cellulare Wico, ce l'abbiamo qui in zona d'arrivo. Chi ha perso un cellulare Wico con lo schermo particolarmente distrutto, e vi do un altro indizio, è probabilmente un atleta del CUS Ferrara, ce l'abbiamo qua in zona d'arrivo, venite a ritirarlo. Le spine, perché una scavalcata sul vassoio, poi ti metti le medaglie, porti là lo rislazzol. E allora iniziamo con le nostre premiazioni in attesa della partenza della prima finale sui 2000 metri, il 4 di coppia ragazze femminile. Noi dicevamo iniziamo a premiare le gare sin qui disputate. Allora
Mi raccomando, tutti i protagonisti con la mascherina indossata, vi verranno porte le medaglie con il vassoio, voi ve la prendete in autonomia, la indossate al collo. Allora iniziamo dal doppio cadetti maschile. Allora chiamo davanti al podio gli equipaggi della Pullino, Bardolino e Nettuno. Forza ragazzi, mettetevi davanti al podio nella posizione a voi riservata. Pullino per la prima posizione, Bardolino per la seconda e Nettuno per la terza. Forza Nettuno e Bardolino per il doppio cadetti maschile davanti al podio. Con le foto del nostro addetto stampa Maurizio Ustolin. Iniziamo allora. Mi manca ancora la Nettuno, Daniele Radojkovic e Fabio Spanghero. Forza ragazzi, doppio cadetti maschile per la premiazione. Guarda, il vassoio ti aiuta a prepararlo anche Piero, e dopo può andare loro allora consigliare. Nettuno per il doppio cadetti maschile. Forza ragazzi, raggiungeteci per la premiazione, se no noi partiamo per cercare di velocizzare i tempi. E allora partiamo allora, cerimonia di premiazione, doppio cadetti maschile. Sta arrivando? Perfetto. Eccoli là, ottimo. Forza ragazzi di corsa con la mascherina, mi raccomando, indossata la mascherina. Medaglia di bronzo per la canottieri Nettuno, Daniele Radojkovic e Fabio Spanghero. Vi ricordo che le mani si possono battere, basta che le battiate da soli senza battere con gli altri, quindi magari un piccolo applauso lo possiamo anche fare. Medaglia d'argento per la canottieri Bardolino con Dennis Bellomi e Samuele Vezza. Vincono la medaglia d'oro e sono campioni regionali nella specialità del doppio cadetti maschile per l'edizione 2020 campionato regionale del Friuli Venezia Giulia, la canottieri Pullino, Simone Fontanot e Nicolas Meneghetti. Avete anche risposte o passiamo alla prossima premiazione dopo le foto di rito. Chiamiamo i protagonisti della prima serie di finale del singolo cadetti maschile. Dopo lavoro ferroviario di Treviso, canottieri Lignano e canottieri Timavo. Allora, Giacomo Cappelletto, Lorenzo Cicuttini e Mattia Cumin, perfetto, davanti al podio. Noi siamo pronti con le medaglie. Adesso ti aiuta è il secondo dalla mia destra, Piero. Il secondo dalla mia destra. Ecco, guarda, no, dagli guanti a Luca, che lo consiglio lui. Dagli un paio di guanti a Luca. Cerimonia di premiazione per la prima serie del singolo cadetti maschile. Medaglia di bronzo alla canottieri Timavo con Mattia Cumin. Medaglia d'argento, ma campione regionale, la canottieri Lignano con Lorenzo Cicuttin. Vince questa serie di finale il dopolavoro ferroviario di Treviso con Giacomo Cappelletto. E ora foto un attimo di gruppo, poi chiedo a Lorenzo di rimanere lì.
solamente Lorenzo, rimani lì perché Luca De Marchi ti consegnerà il trofeo Thomas De Marchi per il miglior tempo tra le due serie del singolo cadetti maschile, il trofeo in memoria appunto di Thomas De Marchi. Mi raccomando, conservarlo preziosamente, questo trofeo in ricordo appunto di Thomas De Marchi, il primo dei trofei che consegniamo quest'oggi. Seconda serie del singolo cadetti maschile. Chiamiamo per le premiazioni Giudecca, Mestre e Dopolavoro Ferroviario di Treviso. Mi manca l'atleta della canottieri Giudecca, Sondre Bassano. Forza Sondre, ti incitavano anche da casa prima, nella diretta. Sei arrivato primo sulla gara, non sei arrivato primo sul podio. Eccolo in arrivo. Seconda serie del singolo cadetti maschile. Vai, vai, davanti al podio, davanti al podio, davanti al podio. Medaglia di bronzo per il dopolavoro ferroviario di Treviso, Federico Bubacco. Medaglia d'argento alla canottieri Mestre, Guido Gastaldi. Vince questa serie di finale la canottieri Giudecca con Sondre Bassano. E allora andiamo adesso a premiare le due serie del 720 cadetti maschile. Chiamiamo per la prima serie San Giorgio, Pullino e Padova Canottaggio. E allora partiamo dalla medaglia di bronzo. Medaglia di bronzo per Padova Canottaggio, Simone Lodo. La medaglia d'argento alla Società Nautica Pullino, Alessandro Ramani. Vince la prima serie ed è nel complesso con il miglior tempo anche campione regionale edizione 2020 del Friuli Venezia Giulia, Josef Marvucic per i colori del Canoa San Giorgio. Grazie al lavoro preciso delle nostre vallette che correttamente sanificano il vassoio ad ogni premiazione come da protocollo, chiamiamo i protagonisti della seconda serie del singolo cadetti maschile. Giudecca, Canottieri Trieste e Canottieri Mestre. Mi manca la Canottieri Trieste, eccolo qua. E allora, davanti al podio, Massimiliano, davanti al podio, bravo. Medaglia di bronzo, la Canottieri Mestre, Michele Finotto. Intanto abbiamo sfondato le 2 ore di diretta. Medaglia d'argento per la Canottieri Trieste, Massimiliano Cauto. E vince questa seconda serie la Canottieri Giudecca con Tommaso Maggioni. Foto di gruppo anche per voi. Poi rivolgiamo un istante lo sguardo anche al campo di gara dove sta arrivando la finale del 4 di coppia ragazze femminile. Allora seguiamo un attimo questo arrivo e poi riprendiamo la premiazione. 4 di coppia ragazze femminile, 3 equipaggi: Canottieri Saturnia, Chiara Canetti, Giorgia Gregorutti, Benedetta Pacore, Francesca Perucchini. Poi il misto Ginnastica Triestina, Canottieri Trieste, Martina Cernogoraz, Chiara Volponi e delle Rotondare, Caterina Valle. E il misto Società Nautica Pullino, Canottieri Adria con Francesca Verdoglia, Gisella Buzzi, Celeste Crevatin e Greta Tranchitella. E allora al comando l'equipaggio della Canottieri Saturnia sul misto Pullino, Canottieri Adria all'esterno. Il misto Ginnastica Triestina, Canottieri Trieste per la medaglia di bronzo. Questo è l'andamento della finale.
E allora sul traguardo la Canottieri Saturnia, la medaglia d'oro con Chiara Canetti, Giorgia Gregorutti, Benedetta Paccore e Francesca Perucchini, davanti a Pullino Misto Adria di Francesca Verdoglia, Gisella Buzzi, Celeste Crevatin e Greta Tranchitella, e poi il bronzo alla ginnastica triestina Misto Canottieri Trieste. Ricordiamo che questa gara, non essendoci almeno 2 equipaggi societari, non assegna il titolo regionale ma solo le medaglie. Torniamo in premiazione e chiamiamo le protagoniste del 720 allieve C femminile. Pullino e Nazario Sauro. Forza ragazze per la premiazione del 720 allievi C femminile. Denise Pellizzari, ci manca l'atleta del Circolo Mercantile. Forza Denise. Denise Pellizzari, dove sei? Circolo Marina Mercantile per la premiazione del 720 allieve C. Ultima chiamata per Denise e poi partiamo con la premiazione. E allora partiamo con la premiazione e partiamo a questo punto dalla medaglia d'argento. Medaglia d'argento per la società, eccola qua, allora riavvolgiamo lievemente il nastro e partiamo dalla medaglia di bronzo. Medaglia di bronzo per il Circolo Mercantile Nazario Sauro, Denise Pellizzari. Medaglia d'argento, Società Nautica Pullino, Margherita Abrami. Vince la finale del 720 allievi C femminile del campione regionale, campionessa regionale Alice Osbolt, sempre per la Società Nautica Pullino. E allora chiamiamo adesso i protagonisti, anzi le protagoniste del 4 di coppia cadette, il misto Timavo San Giorgio Nettuno, la Canottieri Saturnia e la ginnastica triestina. Forza ragazze, ben distanziate davanti al podio, alla vostra posizione, i 3 equipaggi. Mi mancano Saturnia Misto Adria e ginnastica triestina, 4 di coppia cadette femminile, ecco qua Saturnia Misto Adria, e ginnastica triestina, 4 di coppia cadette, forza ragazze. Ginnastica triestina, Vera Grilan, Sara Cernogoraz, Teresa Procchilo e Sara Milos, raggiungeteci qui in zona podio per la premiazione del 4 di coppia cadette femminile. Eccole che arrivano. Iniziamo a essere anche tanti nella diretta, probabilmente le premiazioni ad attirare il pubblico, forse qualcuno stamattina ha voluto riposare anche un po' di più e poi si è subito collegato in diretta con noi. E allora iniziamo a premiare il 4 di coppia cadette femminile a partire dal terzo posto, la medaglia di bronzo per la ginnastica triestina con Vera Grilanz, Sara Cernogoraz, Teresa Procchilo e Sara Milos. Loro sono anche campionesse regionali, essendo il primo equipaggio interamente societario al traguardo. Medaglia d'argento per il misto Saturnia Canottieri Adria, Maria Vittoria Crevatin, Vittoria Pastorelli, Olivia Perotti e Laura Pouchet. Vince la finale il misto Timavo San Giorgio Nettuno, Erika Serli, Giada Roppa, Noemi De Vincenzi e Giulia Maraitri. Passiamo, dopo le foto di rito, alla prossima premiazione. E chiamiamo i protagonisti della prima serie del doppio allievi C maschile, DLF Treviso, Saturnia e Cus Ferrara.
Saturnia e Cus Ferrara, ragazzi, per la premiazione della prima serie del doppio allievi C. Cus Ferrara. Stefano Beltrami e Francesco Covezzi, dove siete ragazzi, che procediamo alla premiazione. Doppio allievi C maschile, Cus Ferrara. Se state cercando il telefono, tutti quanti quelli del Cus Ferrara che avete perso, ce l'abbiamo qua in zona d'arrivo. Stefano Beltrami e Riccardo Covezzi, ragazzi ci siete? Ultima chiamata e se no iniziamo la premiazione con i protagonisti presenti sul podio. E allora iniziamo la premiazione, medaglia d'argento, ma sono campioni regionali avendo fatto il miglior tempo rispetto anche all'altra serie, la canottieri Saturnia con Matteo Cecotti e Manuel Marcial. Vincono la serie l'equipaggio del dopolavoro ferroviario di Treviso, Nicolò Crestiato ed Elio Colombrino. E allora chiamiamo la seconda serie, anzi seguiamo prima l'arrivo, come giustamente mi suggerisce la regia, l'arrivo del 4 di coppia junior femminile che vede la canottieri Saturnia a condurre con Michela Costa, Alice Dorci, Letizia Mitri e Samantha Premerl. Ormai poche palate le separano dal traguardo, dalla vittoria in questa finale che non assegna titolo regionale, sono solamente in due, di cui uno societario. Per l'argento il misto canottieri di Adora, canottieri Padova, con Chiara Lastra, Sara De Battisti, Emma Rodati e Geila Derlini, anche loro ormai alle ultime remate prima del traguardo. Allora diamo ovviamente spazio ancora a questo arrivo e poi ritorniamo a zoomare sul podio chiamando i protagonisti della seconda serie del doppio allievi C maschile. Mestre, Saturnia e Pullino, ragazzi, doppio allievi C maschile, Mestre, Saturnia e Pullino, davanti al podio per la premiazione. Medaglia di bronzo per la Società Nautica Pullino, Luca Crevatin e Antonio De Lucchi. Medaglia d'argento per la canottieri Saturnia, Samuele Zanella e Nicolò Stefani. Vince la finale del doppio di VC maschile, la seconda serie, la canottieri Mestre, Nicola Guzzi e Alessandro Salai. E noi proseguiamo la nostra carrellata di premiazioni chiamando i protagonisti del doppio allievi B1 maschile. Doppio allievi B1 maschile chiamiamo Cus Ferrara, Saturnia e San Giorgio. Premiazione del doppio allievi B1 maschile. Cus Ferrara, Saturnia e San Giorgio. Saturnia e Cus Ferrara, forza ragazzi per questa premiazione. Stefano Covezzi e Giacomo Bianconcini e per il Saturnia Guglielmo Villa e Jacopo Rossi. Ecco il Saturnia. Ci manca il Cus Ferrara che ha vinto questa finale. Cus Ferrara per la premiazione. Forza ragazzi. Doppio allievi B1 maschile, il Cus Ferrara
Ultima chiamata, poi proseguiamo e vi consegneremo le medaglie quando ci raggiungete. Allora, procediamo. Medaglia di bronzo per i colori del San Giorgio, Nicolò Di Bert e Andrea Vicenzino. Sono medaglia d'argento ma anche campioni regionali in quanto primo equipaggio regionale la Canottieri Saturnia, Guglielmo Villa e Jacopo Rossi. Ricordiamo ovviamente i vincitori del Cus Ferrara che poi premieremo non appena ci raggiungono in postazione. Noi proseguiamo dopo le foto di rito ovviamente con la finale del doppio allievi B2 maschile. E allora per il doppio allievi B2 maschile, ragazzi, ancora una foto per i parenti. Doppio allievi B2 maschile, chiamiamo Timavo, San Giorgio e Mestre. Forza ragazzi per la premiazione del doppio allievi B2 maschile. Bravissimi, ci siete tutti, allora possiamo procedere. Medaglia di bronzo per la Canottieri Mestre, Fabio Vanin e Alessandro Bruni. Medaglia d'argento per il San Giorgio, Giovanni Marcato e Fabio Sguazzin. Vincono la finale, sono campioni regionali la Canottieri Timavo, Alessandro Finelli e Andrea Del Piccolo. Che abbiamo adesso premiazioni? Adesso non lo so perché. Sì, no, buon se no. E allora seguiamo un attimo. No, premiamo rapidamente ancora il 720 allievi B2 femminile, Pullino, Nettuno e Nazario Sauro. 720 allievi B2 femminile, Pullino, Nettuno e Nazario Sauro. Intanto che si preparano, noi seguiamo l'arrivo, mentre diciamo si preparano le protagoniste, seguiamo un attimo l'arrivo del 4 senza senior maschile. 4 senza senior maschile che vede il Cus Ferrara di Pietro Gilli, Giacomo Benini, Simone Pappalepore e Giovanni Balboni, splendidi sull'acqua, a raggiungere il traguardo in prima posizione in questa finale davanti alla Canottieri Saturnia che venga dato lotta pur essendo un equipaggio completamente juniores. Sul traguardo allora anche la Canottieri Saturnia con Tommaso Clagnaz, Elia Ceper, Elia Ferrara e Francesco Flego. Però noi ritorniamo a questo punto sul podio dopo la vittoria del Cus Ferrara su Saturnia in questa finale del 4 senza e premiamo il 720 allievi B2 femminile. Medaglia di bronzo Nazario Sauro, Maya Antoni, medaglia d'argento per la Nettuno, Annette De Vincenzi. Vince la finale del campionessa regionale 720 B2 femminile la Società Nautica Pullino, Vittoria Piller. Per la prossima premiazione chiamiamo tutti i protagonisti del singolo master. Allora chiamiamo tutti i protagonisti del singolo master. Argo, Pullino, Nettuno e Sile. Singolo master, Argo, Pullino, Nettuno e Sile.
in zona premiazione qui al traguardo. I protagonisti del singolo master. Forza ragazzi, raggiungeteci qui in zona premiazione, qui vicino alla torre d'arrivo. Igor Boseglau, Marco Canetti, Antonio Sofianopoulo e Nadia Malik. La Nadia la vedo già. Vedo anche Marco in arrivo. Antonio Sofianopoulo per la premiazione, eccolo che sta arrivando anche lui, direi che siamo quasi tutti. Allora, forza ragazzi, tutti davanti al podio. Andate pure tutti davanti al podio che procediamo tutti assieme con la premiazione del singolo master. Mettetevi davanti al podio. E partiamo per cavalleria ovviamente dal protagonista del singolo Under 43 femminile, canottieri stile Nadia Malik. Vincitore della categoria Master Over 54 maschile, canottieri Nettuno, Antonio Sofianopoulo. L'argento della categoria 43-54 maschile, la città nautica Pullino, Marco Canetti. Vince la categoria 43-54 maschile con i colori del Largo Isola, Igor Boseglau. E allora chiamiamo al podio il 4 di coppia allievi B2 maschile. Ci sono di nuovo le medaglie normali solite. Saturnia e San Giorgio per il podio del 4 di coppia allievi B2 maschile. Forza ragazzi, entrate davanti al podio. Entrate davanti al podio, primi e secondi. E medaglia d'argento il San Giorgio, Michele Cignolini, Gabriele Zemolin, Elia Bressan e Mattia Guastaro. Ho visto che hanno provato a prendere l'oro, mi volevano fregare. Sono campioni regionali, vincono la medaglia d'oro in questa finale del 4 di coppia allievi B2 maschile, la canottieri Saturnia, Andrea Boscher, Antonio Principe, Mattia Jesercek e Filippo Radman. Andiamo a premiare adesso i due equipaggi del 2 senza master. Abbiamo i due equipaggi del 2 senza master, Adria e Saturnia. Adria, 2 senza master dell'Adria, Saturnia lo vedo. 2 senza master della canottieri Adria, Stefano Lopresti e Riccardo Geletti. Forza ragazzi. Canottieri Adria, 2 senza master. Due senza master, canottieri Adria. Forza ragazzi, se no procediamo. E allora procediamo con la premiazione del 2 senza master della canottieri Saturnia, che è presente. Forza davanti al podio.
Vincono il 2 senza master categoria 43-54 maschile la Canottieri Saturnia con Massimo Clagnaz e Marco Trevisan. Adesso chiamiamo invece tutti e 5 i protagonisti della finale degli allievi A. Tutti e 5 i protagonisti. Tutti e 5 protagonisti, giovanissimi atleti della Diadora e della Timavo. Diadora e Timavo, i protagonisti degli allievi A. Se ci raggiungete tutti e 5, ho visto già i 2 giovanissimi della Diadora, mi mancano i 3 della Timavo. Sara Barbo, Alessandra Destabile ed Andrea Finelli, forza ragazzi, venite qui di corsa. Venite qui di corsa vicino al podio che iniziamo la vostra premiazione. Forza ragazzi che ce la facciamo prima dell'arrivo della prossima finale. Forza davanti al podio ragazzi, tutti davanti al podio, mettetevi tutti bene in fila davanti al podio, poi io vi chiamo e andate a prendere la medaglia dal vassoio. Mettetevi in linea, davanti al podio in linea. A favore di fotografi e telecamera, bravi. E allora vi chiamo uno alla volta e prendete la medaglia dal vassoio. Alessandro Destabile per la Canottieri Timavo. Sara Barbo, Canottieri Timavo. Nicolò Rogante, Canottieri Diadora. Gaia Deste, Canottieri Diadora. E Andrea Finelli, Canottieri Timavo. E mentre proseguono le foto di rito noi voltiamo lo sguardo sul campo di gara, in corso la finale del 2 senza ragazzi maschile, 5 equipaggi protagonisti, Timavo, San Giorgio, Nazario Sauro, San Giorgio e Saturnia, e l'equipaggio della Canottieri Saturnia, Antonio Di Stefano e Riccardo Tomasini a fare da battistrada, ma si accende la lotta molto interessante alle spalle dei battistrada tra Timavo, che in questo momento sta tenendo la seconda piazza con Alessandro Stoppani ed Andrea Guadalupi, San Giorgio all'esterno che prova con Stefano Iuravle e Simone Fabro ad insidiare la postazione della Canottieri Timavo, che però si distende molto bene sul finale, allunga il colpo e va a prendersi questa medaglia d'argento, il bronzo ai colori del San Giorgio, e poi a completare ancora Nazario Sauro e San Giorgio per il podio del 2 senza ragazzi maschile. E allora noi proveremo a seguire la stessa formula che abbiamo seguito adesso per le premiazioni, per accelerare un po' il tutto. Proveremo fra una decina di minuti a proseguire con le premiazioni delle altre finali, anche delle categorie ragazzi junior e senior disputate. Quindi cercheremo di accelerare un po' anche sulle premiazioni delle altre gare senza attendere la pausa pranzo, quindi mi raccomando state tutti allerta, state tutti all'ascolto. Tra una decina di minuti inizieremo a chiamare le premiazioni dalla gara 43, dalla finale del 4 di coppie ragazze, quindi tra una decina di minuti inizieremo a premiare anche tutte le altre finali. Nel frattempo, se i ragazzi del Pus Ferrara ci vogliono raggiungere, che non abbiamo ancora premiato il doppio allievi C e il doppio allievi B, ovviamente faremo la consegna delle medaglie anche a loro. Sì, non sbagliami perché era iscritti nel via Tommaso. Sì. Non sbagliami perché era iscritti in 4 senza junior. Li tirati lunedì, li con iscritti, Concetto Pilagna senza guardare il nome. Mi sono accorto anche io adesso. No, ma infatti mi sono accorto anche amico guardando che era il filo. Mi sembrava strano. Arrivano i ragazzi. Perfetto, questo cellulare chi è? Ah, ok. Non se ne era neanche accorto. E vuoi già anche il 4 senza senior? Aspetta. No, quello aspetta, portami solamente il doppio di VC e il doppio B1.
Allora, adesso avevamo fatto il blocco del sconfermato brutto, che è un po' piaciuto. Però decina di minuti ripartiamo dal 4 di coppia ragazze da davanti. Ok. Ascolta, il doppio LVC, una è andato a casa, quindi se riesce a dare tutte e due le medaglie, gliela dà. Sì, ok. Grazie. Niente a te. Niente, No, le pausa. Pausa l'una e mezza. Intanto in partenza è la finale del singolo Senior A femminile. Ed ecco i protagonisti del Cus Ferrara che non abbiamo premiato prima e quindi gli consegneremo le medaglie d'oro e di bronzo rispettivamente. Sono 2 e 2. Venite qua davanti al podio ragazzi, venite qua davanti al podio che vi premiamo. Foto di diritto anche per voi, venite pure assieme, premiamo sia il bronzo del doppio allievi C maschile che l'oro del doppio allievi B1 maschile. Entrate pure sotto la corda ragazzi, mascherina sul volto, come sempre all'interno del centro. E allora diamo la medaglia di bronzo del doppio allievi C maschile a Stefano Beltrami e Francesco Covezzi. Medaglia di bronzo, ragazzi scendete giù perché dovete prendervi la medaglia da soli, dal vassoio. Ok, chi prende allora per tutti e due il bronzo del doppio allievi C? E invece la medaglia d'oro del doppio allievi B1 maschile per Stefano Covezzi e Giacomo Bianconcini. Allora, non abbiamo lasciato indietro nessuno e quindi, come dicevo, tra circa 10 minuti noi riprenderemo le premiazioni a partire dal 4 di coppia ragazze. Quindi tra 10 minuti al massimo inizieremo a chiamarvi, state allerta, alle ore 12 per la precisione, ricominceremo a premiare. Alternativamente alle finali in corso in questo momento è la finale del singolo Senior A femminile. 7 equipaggi: Saturia con Martina Pellizzari, Padova con Teresa Secco, Pullino con Federica Molinaro, Canottieri Trieste con Greta Perselli, Dopolavoro Ferroviario di Trieste con Claudia Giacomazzi, Canottieri Bardolino con Matilde Lorenzini e Saturnia con Sofia Secoli. Porto caffè, qualcosa di caldo? No? Una birra? No. Io no, mi ero seduta al sole. Io apro la finestra al mattino e dico che volevamo solo la conferma per quanto riguarda la gara 47, acqua 2 Padova e presente. Ma dovrebbe reggere fino alle 19. Andare a porto l'ora dove. Ed ecco in vista gli equipaggi del singolo Senior A femminile.
Saturnia, Padova, Pullino, Trieste, dopo lavoro ferroviario di Trieste, Bardolino e Saturnia. Al centro del campo sono le pale della società nautica Pullino, con all'esterno i colori del Saturnia e sottoliva Bardolino. Queste le tre protagoniste, dunque Federica Molinaro, Martina Pellizzari e Matilde Lorenzini. Queste le magnifiche tre che stanno conducendo questa finale, con Pullino che negli ultimi 150 metri prova a sfilarsi dal gruppo delle inseguitrici, provano a resistere, sottoliva Bardolino, all'esterno Saturnia, va però Federica Molinaro a distendersi molto bene verso il traguardo, da cui la separa ormai pochi metri dicevamo dal traguardo. Pochi metri dal traguardo per Federica Molinaro, che lo taglia andando ad aggiudicarsi questa finale davanti a Martina Pellizzari, e per il bronzo i colori del Bardolino con Matilde Lorenzini. Saltato questo, saltato. La batteria. Uno. E allora, risolto anche l'inconveniente con la batteria scarica, possiamo tornare ad avere l'audio anche sulla nostra diretta. D'altronde dopo 2 ore e mezza ci poteva stare. Grandissima Federica, ci dicono da casa. La vittoria in questa finale del singolo senior femminile davanti a Saturnia di Martina Pellizzari e Bardolino di Matilde Lorenzini. Ancora al femminile, la prossima finale, la specialità quella del singolo pesi leggeri. Sono passate dai barrage di ieri, con le qualifiche sono rimaste in 7, erano partite in 9. Ginnastica triestina, Laura Barbieri Falbo, canottieri Mestre Teresa Zambon, canottieri Saturnia Marianella Zerboni, canottieri Ausoni Ilaria Corazza, canottieri Trieste Lisanna Bartolovic, canottieri Nettuno Francesca Lettig, canottieri Sile Anita Serena. Queste le 7 protagoniste. Abbiamo un parterre davvero interessante, perché l'Ilaria Corazza, campionessa europea quest'anno Under 23, dall'altra parte la Teresa Zambon, che ha vinto invece il titolo di campionessa beach sprint a Lignano Sabbiadoro poche settimane fa, e la Francesca Letti, che invece è campionessa italiana master a Ravenna ad inizio mese. Quindi veramente tutte quante in qualche modo protagoniste durante quest'anno sinora. E allora vedremo chi sarà protagonista anche come campionessa regionale al termine di questi 2000 metri. Un cielo che si sta un po' ingrigendo, avrebbe voglia di guardare dall'altra parte, il sereno verso la zona dopo la linea del traguardo. La nostra regia ce lo fa un po' apprezzare. Un sereno che ci aveva accompagnato per le prime 2 ore di gara,
E allora andiamo a vedere la situazione in gara. Sono i colori della Canottieri Ausonia di Ilaria Corazza a tirare il gruppo. Insidiata alla sua sinistra dalla Canottieri Trieste di Lisanna Bartolovic, mentre alla sua destra vediamo un body della Canottieri Saturnia, quindi la Maria Elena Zerboni. Sono queste le prime tre in corsa, in gara per vittoria e titolo regionale. Una lunga sequenza di finali del singolo. Intanto ci saluta anche Alessandra Tommasini che dice forza Saturnia. Ultimi 250 metri di gara, ultimi 250 metri tra Ilaria Corazza e l'arrivo di questa finale, con Lisanna Bartolovic ad inseguire, e ancora anche negli ultimi 250 metri all'esterno per la terza piazza, dicevamo i colori del Saturnia di Maria Elena Zerboni. Sembra in controllo l'atleta gradese, mentre si accende invece un po' la lotta per le medaglie. Trieste sempre in ottima seconda posizione. Saturnia al bronzo. E allora va ormai verso le ultime parate a favore di telecamera Ilaria Corazza. Dunque, dopo sicuramente il più importante titolo europeo, mette in cassaccoccia anche il titolo di campionessa regionale del singolo pesi leggeri femminile. Ausonia dunque al titolo, medaglia d'argento per i colori della Canottieri Trieste con Lisanna Bartolovic, il bronzo alla Canottieri Saturnia con Maria Elena Zerboni. E allora noi iniziamo a chiamare piano piano i protagonisti non ancora premiati. Allora iniziamo a chiamare il 4 di coppia ragazze femminile. Ricominciamo da loro la sequenza delle premiazioni. 4 di coppia ragazze femminile, chiamiamo Saturnia, il misto Pullino Canottieri Adria ed il misto Ginnastica Triestina Canottieri Trieste, quindi 4 di coppia ragazze femminile in premiazione. Raggiungeteci qui in zona d'arrivo, tutti gli altri a seguire secondo l'ordine delle gare. Potete iniziare a prepararvi, ad avvicinarvi, dovreste sapere se siete andati a podio o no. Grande Ilaria, ci dice Tarin Tentor da casa. Intanto i complimenti ad Ilaria Corazza anche dai divano di casa. 4 di coppia ragazze femminile, raggiungeteci Saturnia, Pullino e Ginnastica, perché riprendiamo la sequenza delle premiazioni in attesa di gustarci l'arrivo del singolo junior maschile, dove sarà in palio anche il trofeo Giorgio Amodeo. Vedo avvicinarsi delle protagoniste già della gara successiva del 4 di coppia juniores. Sollecitiamo le protagoniste del 4 di coppia ragazze. Vedo il Saturnia, chiamiamo ancora Pullino e Ginnastica Triestina. Forza ragazze, Pullino e Ginnastica Triestina, 4 di coppia ragazze. Avvicinatevi alla zona podio, che ricominciamo con voi la sequenza delle premiazioni. Intanto già sul campo di gara, allora andiamo a leggere l'elenco dei partenti della finale del singolo junior maschile.
8 equipaggi sono passati dalle qualifiche, erano in 26 iscritti in questa finale. Giudecca Gabriele Bastasi, Padova Filippo Levorin, Padova Canottaggio Luca Polito, Padova Pietro Biasibetti, Padova Giovanni Cappellozza, Sile Giacomo Negro, Padova Lorenzo Baldo e San Giorgio Walter Ruggero. Dovessi scommettere 5 euro sul campione regionale, forse qua li azzeccherei facilmente. Solo per il doppio? Deve fare il doppio. Ah, ok. Che palle. Allora, in attesa delle protagoniste che sono impegnate in un'altra gara, possiamo premiare il 4 di coppia junior. 4 di coppia junior femminile, ho visto già pronte il misto di Adora Padova, chiamo il Saturnia del 4 di coppia junior femminile per la premiazione. 4 di coppia junior femminile del Saturnia. Raggiungeteci ragazze, 4 di coppia junior femminile per la premiazione. Intanto andiamo in gara. A questo punto andiamo in gara, visto che stanno arrivando le protagoniste. Seguiamo la finale del singolo junior, mentre continuano ad arrivare i complimenti da casa per le protagoniste del singolo pesi leggeri. Grande Ilaria da Paolo Baradel, grande Maria Elena da Luciana Musul. E noi andiamo in gara perché il portacolori della Canottieri Giudecca sta conducendo questa finale, Gabriele Bastasi. Bellissima la lotta alle spalle del portacolori della Canottieri Giudecca, perché sono in 3. Canottieri Padova con 2 equipaggi, Padova Canottaggio all'esterno a lottare per argento e bronzo. La Canottieri Giudecca va a distendersi verso questa bella medaglia d'oro, primo su 26 atleti partecipanti, ma a noi interessa seguire lo sprint bellissimo con Lorenzo Baldo che prova ad infilare proprio sul finale Luca Polito, e attenderemo la chiamata della giuria tra acqua 7 e acqua 3 per assegnare l'argento e il bronzo. Intanto invitiamo le ragazze del 4 di coppia junior a mettersi davanti al podio per la consegna delle medaglie. E allora consegniamo le medaglie del 4 di coppia junior femminile. 4 di coppia junior femminile, medaglia d'argento il misto di Adora Canottieri Padova, Chiara Lastra, Sara De Battisti, Emma Rodati e Geila Derlini. Vincono la finale del 4 di coppia junior femminile la Canottieri Saturnia, Michela Costa, Alice Dorci, Letizia Mitri e Samantha Premerl. Noi chiamiamo anche i protagonisti a questo punto del 4 senza senior maschile. 4 senza senior maschile, Saturnia Ecus Ferrara. Saturnia Ecus Ferrara. Quattro senza senior maschile, Saturnia Ecus Ferrara, raggiungeteci per la premiazione. E poi si possono preparare anche i 2 senza ragazzi. 2 senza ragazzi, Saturnia, Timavo e San Giorgio. Possiamo procedere con
queste premiazioni. Vedo arrivare il Saturnia, Cus Ferrara 4 senza senior al podio. Cus Ferrara per il 4 senza senior. Non sono ancora in vista gli equipaggi del doppio ragazze, prossima gara in programma, quindi possiamo procedere ancora con le premiazioni. Vedo il Saturnia, Cus Ferrara 4 senza senior ragazzi al podio. Da dove si entra? 5, 4, 6, 2, 8. Intanto ordine ufficiale d'arrivo dalla giuria per la gara numero 49, la vittoria della Canottieri Giudecca su Canottieri Padova e Padova Canottaggio. Dunque è riuscita l'infilata finale al portacolore della Canottieri Padova su Padova Canottaggio, come la nostra sensazione dalla postazione d'arrivo. Io tengo sempre il 4 senza senior del Cus Ferrara, 4 senza senior del Cus Ferrara ragazzi per la premiazione. Cus Ferrara 4 senza senior, forza ragazzi. Questa mattina non ci siamo sentiti portare Teresa Santo perché aveva 37 anni, che è che era senior femminile e doppio senior femminile. Sono che avete a dire subito che non si trova un problema sulla barca, ma il direttore sportivo non vuole che portiamo in gara. Dentro sì. Manca l'acqua 4 e non ce la sentiamo di portare sempre con l'acqua. Giusto, assolutamente. Ragazzi, Cus Ferrara 4 senza senior, forza, raggiungeteci per la premiazione. Preparatevi anche il 2 senza ragazzi a seguire Saturnia Timavo San Giorgio. Cerchiamo di portarci avanti anche con le premiazioni, mentre a questo punto, in attesa del 4 senza senior del Cus Ferrara, torniamo in gara perché ai 500 metri vediamo gli equipaggi del doppio ragazze femminile. Doppio ragazze femminile, 8 equipaggi, anche qui sono passate dalle qualifiche. Acqua 1 Saturnia, Giulia Varini ed Ilaria Nerini, Acqua 2 Pullino, Gisella Buzzi e Greta Tranchitella, Acqua 3 Giudecca, Beatrice Bastasi, Daniese Galante, Acqua 4 Saturnia, Giorgia Gregorutti e Chiara Canetti, Acqua 5 il misto, Adria Pullino, Celeste Crevati e Francesca Verdoglia, Acqua 6 Padova, Silvia Masiero ed Alice Santinello, Acqua 7 Ginnastica Triestina, Martina Zernogoraz ed Adele Rotondaro e Acqua 8 la Canottieri Nettuno, Giada De Vincenzi e Anna Burling. Allora andiamo sugli ultimi 250 metri di gara con la finale del doppio ragazze, poi avremo anche i protagonisti del 4 senza senior pronti per la premiazione, ma prima seguiamo questo bell'arrivo con l'equipaggio della Canottieri Saturnia di Giorgia Gregorutti e Chiara Canetti, che si sta sfilando decisamente dal gruppo e va verso la medaglia d'oro alle loro spalle. Molto bene i colori della Canottieri Padova, Silvia Masiero ed Alice Santinello per la medaglia di bronzo. In questo momento la lotta sembra accendersi tra Nettuno ed il misto Adria Pullino. Questa è la situazione agli ultimi 150 metri di gara, che ci gustiamo completamente con le nostre immagini in diretta dalla regia di FVG Sport Channel. Stiamo per arrivare alle 3 ore di diretta, allora le seguiamo con
questo finale di Giorgia Gregorutti e Chiara Canetti, ormai prossime a sentire la sirena del traguardo. Si sono un po' schiacciati anche gli equipaggi alle loro spalle. L'argento prenderà la strada della Canottieri Padova con Silvia Masiero ed Alice Santinello. Per il bronzo i colori sono quelli della Canottieri Nettuno con Giada De Vincenzi ed Anna Burlin. La sputano su Pullino e poi ancora per il traguardo un testa a testa tra l'equipaggio misto Adria Pullino e la Canottieri Giudecca. Allora podio, direi a questo punto, podio del 4 senza senior. Date davanti al podio, ragazzi, date davanti al podio che facciamo la consegna delle medaglie. Podio del 4 senza senior maschile, la medaglia d'argento sono anche, mettetevi davanti al podio, davanti. Ragazzi, erano meglio di under 14 di voi, vi dico solo questo. Medaglia d'argento, la Canottieri Saturnia, Tommaso Clagnaz, Elia Cepper, Elia Ferrara e Francesco Flego. Poi dalla regia mettiamo anche un po' di battiti di mani di sottofondo. E medaglia d'oro il Cus Ferrara, Pietro Gilli, Giacomo Benini, Simone Pappalepore e Giovanni Balboni. Vedo il 2 senza ragazzi della Canottieri Timavo, chiamo Saturnia e San Giorgio, 2 senza ragazzi, Saturnia e San Giorgio. Ragazzi qui in zona podio, il 2 senza ragazzi della Canottieri Saturnia e del San Giorgio per le medaglie. Intanto approfittiamo di questa breve pausa, delle premiazioni un po' anomale come da protocollo, con i ragazzi che ovviamente vanno a prendersi le medaglie in autonomia dal vassoio. Nonostante questo, stamattina abbiamo avuto il piacere di avere ospiti con noi, consiglieri regionali che hanno voluto portare il proprio saluto ai protagonisti, agli atleti in gara, e con noi anche da ieri, tutta la giornata di ieri e di oggi, anche il consigliere federale Dario Crozzoli a seguire con noi le regate e anche ovviamente le premiazioni. 2 senza ragazzi maschile, Saturnia di Stefano Tommasini, San Giorgio Jurave Fabbro. Ragazzi, sono già qua i protagonisti della Timavo, vedo arrivare il San Giorgio, mi manca il Saturnia, non mi sembra siano in gara. Antonio Di Stefano e Riccardo Tommasini, invece sì, sono in gara, mi sbagliavo. Vabbè dai, procediamo lo stesso, poi loro li premiamo dopo. Procediamo allora alla consegna delle medaglie, forza ragazzi davanti al podio. Podio del 2 senza ragazzi maschile, medaglia di bronzo per i colori del San Giorgio, Stefano Jurable e Simone Fabbro. Medaglia d'argento per la Canottieri Timavo, Alessandro Stoppani e Andrea Guadalupi. E premieremo dopo i vincitori, ovvero la Canottieri Saturnia di Antonio Di Stefano e Riccardo Tommasini, che sono impegnati proprio nel doppio, questa volta una delle prossime gare in arrivo. Noi chiamiamo a questo punto, se ci sono, le protagoniste del singolo senior A femminile.
Pullino, Saturnia e Bardolino. Federica Molinaro, Martina Pellizzari e Matilde Lorenzini, ragazze, raggiungeteci per la premiazione del singolo senior A femminile. No, questo se è così si sa un po'. Allora chiamiamo, dicevamo, le protagoniste del singolo senior A femminile. Vedo arrivare l'atleta del Saturnia. Chiamiamo ancora Pullino, Federica Molinaro e Bardolino, Matilde Lorenzini per il podio del singolo senior A femminile. Intanto noi andiamo a dare uno sguardo alla prossima finale sul campo di gara. Sono alla boa dei 500 metri. Il 2 senza senior A maschile con due equipaggi, Saturnia di Luca Giurgevic e Federico Marsi e Pullino di Darko Millo e Alessandro Stadari. Due equipaggi in questa finale del 2 senza senior A maschile. E l'equipaggio della Canottieri Saturnia a fare da battistrada con Luca Giurgevic e Federico Marsi su Alessandro Stadari e Darko Millo. Noi facciamo anche un passo indietro per ricordare che nella finale del singolo junior maschile, che ci ha regalato un grandissimo arrivo in volata, la vittoria di Giudecca su Padova e Padova Canottaggio, in palio per il primo equipaggio regionale c'era il trofeo Giorgio Amodeo, che dunque è andato a Walter Ruggero della Canoa San Giorgio, e quindi chiameremo poi in fase di premiazione anche l'atleta del San Giorgio per la consegna del trofeo, mentre chiamiamo ancora anche Federica Molinaro e Matilde Lorenzini. Ah, ecco, Federica l'ho vista, si nascondeva dietro la mascherina. Matilde Lorenzini, Bardolino. Intanto l'arrivo del 2 senza senior maschile per questo bel equipaggio della Canottieri Saturnia di Luca Giurgevic e Federico Marsi, che vanno alla medaglia d'oro, l'argento per i colori della Società Nautica Pullino, con Darko Millo ed Alessandro Stadari. Permettetemi di dire due leoni inossidabili. Vedo già anche le prime protagoniste del singolo pesi leggeri. Matilde Lorenzini per il podio del singolo senior femminile, se ci raggiungi, altrimenti iniziamo lo stesso. Canottieri Bardolino, Matilde Lorenzini al podio. Ultima chiamata, e allora partiamo con le ragazze che ci sono. Forza davanti al podio. Davanti al podio per il singolo senior femminile. Singolo senior A femminile, dicevamo del bronzo per la Canottieri Bardolino, lo consiglieremo non appena ci raggiunge. Medaglia d'argento per la Canottieri Saturnia, Martina Pellizzari. Vince ed è campionessa regionale la Società Nautica Pullino con Federica Molinaro. E chiamiamo allora a questo punto le protagoniste del singolo pesi leggeri femminile. Ausonia, Trieste e Saturnia. Vedo la Trieste. Vedo l'Ausonia. Saturnia, Marielena Zerboni al podio. Marielena Zerboni per la premiazione del singolo pesi leggeri femminile. Raggiungici al podio per cortesia. Noi abbiamo sfondato le 3 ore della diretta. Eccola che arriva. Abbiamo tutte le protagoniste. Allora, podio
per il singolo pesi leggeri femminile. Possiamo procedere, forza ragazze davanti al podio. Medaglia di bronzo per i colori del Circolo Canottieri Saturnia, Maria Elena Zerboni. Medaglia d'argento per la Canottieri Trieste, Lisanna Bartolovic. Vince la medaglia d'oro del neocampionessa regionale edizione 2020 per il singolo pesi leggeri femminile, la Canottieri Osonia con Ilaria Corazza. Foto di gruppo per archiviare dunque anche questa premiazione e vediamo se non sono impegnati in altre gare i protagonisti della prossima premiazione, il singolo junior maschile. Singolo junior maschile chiamiamo Giudecca con Gabriele Bastasi, Padova con Lorenzo Balbo, Padova Canottaggio con Luca Polito e anche il San Giorgio con Walter Ruggero, se non è in gara. Direi di sì che è in gara, quindi lo prendiamo dopo. Anche Gabriele è in gara, a questo punto mi sa che ci fermiamo un attimo con le nostre premiazioni perché gli atleti sono impegnati in un'altra regata e quindi ci concentriamo a questo punto sugli arrivi. Torniamo sul campo di gara. Eccola là, possiamo la medaglia di bronzo a Matilde Lorenzini, dai, davanti al podio, così facciamo anche la foto. Medaglia di bronzo del singolo senior A femminile. Ci mancava da consegnare in precedenza. Per i colori della Canottieri Bardolino, Matilde Lorenzini, il bronzo della finale del singolo senior A femminile. Foto di rito anche per lei. Era Jesolo, abbiamo guardato adesso, c'è la perturbazione della sopra Jesolo, dovrebbe sfilare via, dovrebbe sfiorarsi, quindi la volta. Allora, io in realtà vedo dei protagonisti, allora faremo lo stesso una premiazione. Sì, infatti e dovresti... Ma scusa, il 4... Ah sì, è vero, quello l'ha spostato, giusto. Padova... Allora c'è solo Gabriele fuori. Posso chiedere? Sì. Facciamo adesso le premiazioni o sì, dai, io ho il 4. Facciamo al volo subito. Andate subito là. Non c'è il primo, però dobbiamo dare la coppa a Walter. Allora, se qualcuno... Dario, porti sulla coppa, metti i guanti, porti sulla coppa. Guanti qua. E allora seguiamo all'arrivo del singolo junior femminile, poi premiamo il singolo junior maschile, il campione regionale, il vincitore lo premieremo successivamente perché è impegnato in gara. Singolo junior femminile con 8 equipaggi, sono passati dalle batterie: Giudecca Vittoria Strangherlina, Diretta Volponi, Timavo Lucia Mauri, Nazario Sauro, Milena Rajkovic, Lignano Licegnata, Sile Vittoria Savorelli, Canottieri Trieste Caterina Marcon e Lignano con Claudia Benedetti. E allora seguiamo questo arrivo e poi andremo sul podio e vediamo l'arrivo con i colori della Canottieri Lignano di Alice Gnatta, splendida protagonista di questa finale. Va verso il traguardo per conquistare la finale, la medaglia d'oro, e
il titolo di campionessa regionale davanti alla Canottieri Adria, con Edda Volponi che va a conquistare la medaglia d'argento. Per la medaglia di bronzo i colori sono quelli della Canottieri Sile, con Vittoria Savorelli. Dunque la vittoria di Lignano su Adria e Canottieri Sile. Per noi è già tempo di premiazione del singolo junior maschile. E allora per il singolo junior maschile premiamo la medaglia di bronzo per i colori del Padova Canottaggio, Luca Polito. Rimanete pure davanti al podio, ragazzi, rimanete pure a terra. Non so. Medaglia d'argento per la Canottieri Padova, Lorenzo Baldo. Abbiamo il tempo un attimo di fare le foto. Primo equipaggio regionale, pertanto si aggiudica il trofeo Giorgio Amodeo consegnato dal consigliere federale Dario Crozzoli, l'atleta della Canoa San Giorgio, Walter Ruggero. Premierò dopo l'atleta della Giudecca che si è aggiudicato questa finale. Intanto la consegna del trofeo Giorgio Amodeo, trofeo perpetuo per il primo equipaggio regionale protagonista nella specialità del singolo junior maschile. Conservalo, mi raccomando, perché il prossimo anno ritorna in palio. Noi dovremmo essere in grado di premiare adesso di premiare il 4 di coppia ragazze femminile che avevamo saltato in precedenza. 4 di coppia ragazze femminile, pertanto chiamiamo Saturnia, Pullino e Ginnastica Triestina. 4 di coppia ragazze femminile. Vedo già la ginnastica. Chiamo allora il misto Pullino Canottieri Adria. Vedo anche il Saturnia. Allora solamente il misto Pullino Canottieri Adria, ragazze al podio. Francesca Verdoglia, Gisella Buzzi, Celeste Crevatin e Greta Tranchitella. Ho appena completato anche la finale del doppio ragazze, ma dovrebbero essere rientrate, per cui le chiamiamo per la premiazione del 4 di coppia ragazze femminile. Intanto le altre possono portarsi davanti al podio. Da dietro o davanti? Davanti. Pullino misto Adria, 4 di coppia ragazze femminile, forza ragazze, venite qua per la premiazione. Pullino misto Adria, ragazze al podio, 4 di coppia ragazze femminile, che procediamo alla vostra premiazione. Cerchiamo di accelerare un po' in modo da terminare. Aspetta che arrivino ancora, aspetta che arrivino un attimo le seconde. Aspetta che arrivino le seconde un attimo. Aspetta. Pullino misto Adria, ragazze venite qua al podio. Quattro di coppia ragazze femminile. Pullino, vieni al podio.
4 di coppia ragazze della Pullino. Dai ragazze, venite veloce al podio che andiamo avanti con le premiazioni. Ecco che sta arrivando qualcuno, vedo. Allora, ci siamo per la premiazione. Iniziamo dalla medaglia di bronzo. Il misto, medaglia già consegnata al misto. Ginnastica Triestina Canottieri Trieste, Martina Cernogoras, Chiara Volponia, Adele Rotondaro e Caterina Valle. Medaglia d'argento, il misto Pullino Adria, Francesca Verdoglia, Gisella Buzzi, Celeste Crevatin e Greta Tranchitella. Medaglia d'oro in questa finale, la Canottieri Saturnia, Chiara Canetti, Giorgia Gregorutti, Benedetta Pacor e Francesca Perucchini. E allora Giorgia e Chiara, rimanete là che premiamo anche il doppio ragazze dopo. E chiamo allora Canottieri Padova e Canottieri Nettuno. Canottieri Padova e Canottieri Nettuno per la premiazione del doppio ragazze femminile. Canottieri Padova e Canottieri Nettuno. Intanto in gara con la regia per la finale del singolo esordienti femminile. Singolo esordienti femminile con Timavo di Gioia Stampa e Sile di Ottavia Iannuzzi e la portacolori della Canottieri Sile che sta conducendo la finale con Timavo all'esterno. Ancora la Canottieri Sile dunque a condurre questa finale del singolo esordienti femminile. Saffo Gioia Stampa della Canottieri Timavo all'esterno per la seconda piazza, Benedetto Ottavia Iannuzzi della Canottieri Sile per la prima posizione qui verso la riva. Ultime palate ancora prima del traguardo per gioire per l'atleta della Canottieri Sile che va ad aggiudicarsi questa medaglia. Medaglia d'oro vittoria nella finale del singolo esordienti femminile, la gara numero 53 del nostro programma iniziato ieri, ricordo, con 26 batterie di qualifica. Chiuderemo con la gara numero 83, quindi ancora 30 gare nel nostro programma, a completare la mattinata fino alle ore 13:30 circa, poi la pausa e il pomeriggio. Vedo anche le atlete della Canottieri Padova pronte per il podio e allora sollecito Nettuno di Giada De Vincenzi e Anna Burlin. Nettuno di Giada De Vincenzi e Anna Burlin per il podio del doppio ragazze femminile. Forza ragazze, raggiungeteci per la premiazione. Doppio ragazze della Canottieri Nettuno. 13:30. Che ora è l'ultima gara prima della pausa? 13:35. 13:35, forse quella sarà dura. Arriva? Perché arriva verso le 13:30. Ho sentito. Ed eccoci allora con tutte le protagoniste. Possiamo andare sul podio del doppio ragazze femminile. Medaglia di bronzo per la Canottieri Nettuno, Giada De Vincenzi e Anna Burlin. Medaglia d'argento per la Canottieri Padova, Silvia Masiero e Alice Santinello. Vincono e sono campionesse regionali la Canottieri Saturnia con Giorgia Gregorutti e Chiara Canetti. Foto anche per loro.
e possiamo provare a chiamare i protagonisti del 2 senza senior, il 2 senza senior maschile, Saturnia e Pullino, se ci siete per il podio. Chiamiamo ancora una volta, se ci sono i protagonisti del 2 senza senior maschile, Saturnia e Pullino. Saturnia e Pullino, ragazzi, per la premiazione del 2 senza senior maschile. Intanto siamo ai 1000 metri con i protagonisti della prossima finale. Si tratta della finale del doppio ragazzi maschile, un'altra finale passata ieri dalle batterie di qualificazione, perché erano in 13 gli iscritti a questa finale. E allora andiamo a vedere quelli che saranno i protagonisti della gara in acqua in questo momento. Il doppio ragazzi maschile: Bardolino, Pietro Brighenti, Luca Rizzi all'1, ancora Bardolino, Angelo Saponaro e Matteo Pasqualini al 2, Saturnia, Antonio Di Stefano, Riccardo Tommasini all'acqua numero 3, Nettuno, Giango Goienece, Pietro Barrancotto all'acqua numero 4, Timavo con Loris Corazza e Luca Camarotto all'acqua numero 5, Canottieri Adria con Emanuele Cerkvenik e Denis Vidau all'acqua numero 6, Padova con Tommaso Martorelli e Matteo Dola all'acqua numero 7, il misto Lignano San Giorgio con Mattia Fappian e Kevin Zaninello all'acqua numero 8. Bella questa finale, dalle corsie piene, essendo partiti appunto dalle qualifiche nella giornata di ieri. Timavo, Saturnia e all'esterno Nettuno, i principali protagonisti di questa finale. Forse anche più che Nettuno vedo molto bene al centro del campo anche la Canottieri Adria e Padova più sotto riva. Sembra essere il Saturnia a condurre il gruppo con Antonio Di Stefano e Riccardo Tommasini, che tra l'altro dobbiamo ritrovare poi protagonisti anche della premiazione del 2 senza ragazzi di prima. E allora provano a fare la doppietta gli atleti della Canottieri Saturnia, Antonio Di Stefano e Riccardo Tommasini. In realtà non avevamo visto male, Nettuno molto bene all'esterno in lotta con Canottieri Timavo. Allunga ancora l'equipaggio della Canottieri Saturnia, che è passato dalla vittoria di prima del 2 senza, prova a ripetersi anche nella specialità di coppia. Sul traguardo ancora poche palate, va Saturnia su Timavo che piazza lo sprint vincente sul finale per l'argento, ne fa le spese la Canottieri Nettuno, che si deve accontentare del bronzo. Questa è la sensazione, Saturnia su Timavo e Nettuno, ma attenderemo l'ufficialità ovviamente della giuria ad ufficializzare questo arrivo. 3, 5, 4 la sensazione di chi guarda, ma solo l'occhio attento del giudice d'arrivo potrà confermare l'ufficialità del risultato. E in attesa dell'ufficialità del risultato noi stiamo attendendo anche i protagonisti del 2 senza senior. Saturnia e Pullino, 2 senza senior, al podio possiamo chiamare anche Lignano Adria e Sile per il singolo junior femminile.
anche le due atlete del singolo esordienti possono avvicinarsi al podio. Quindi vedo già una protagonista del singolo junior. Chiamo anche Edda Volponi e Vittoria Savorelli in zona podio. Chiamo anche le due atlete del singolo esordienti femminile. Chiamo anche i due senza senior, Saturnia e Pullino, due senza senior. La prossima volta, se non venite in premiazione, risparmio le medaglie, mi fate anche un favore, Sile, Vittoria Savorelli. Forza, ragazze. Vittoria Savorelli, Ottavia Iannuzzi, Gioia Stampo, venite tutte quante, eccola qua. Perfetto, possiamo procedere allora con la premiazione del singolo junior femminile. Dov'è la mascherina però? Mascherina, la mascherina. Ah, ok, vai allora, vai. Anche io devo andare a fare il doppio. Facciamo velocemente la premiazione, ci trovo una mascherina al volo, eccola. Vai, premiazione singolo junior femminile. Premiazione del singolo junior femminile, medaglia di bronzo. Mette davanti al podio così, perfetto. Medaglia di bronzo per la Canottieri Sile con Vittoria Savorelli. La medaglia d'argento alla Canottieri Adria con Edda Volponi. Medaglia d'oro e neocampionessa regionale singolo junior femminile, la Canottieri Lignano con Alice Gnatta. Brave ragazze, e allora buona prossima gara. Allora, noi aspettiamo invece anche l'altra atleta del singolo esordienti, Ottavia Iannuzzi. Appena ci raggiungi, Ottavia, per la Canottieri Sile, procediamo anche alla premiazione del singolo esordienti femminile. Ottavia Iannuzzi per la Canottieri Sile per la premiazione del singolo esordienti. No, con Gioia. Siamo in gioco. E intanto andiamo in gara con il singolo senior A maschile. Singolo senior A maschile che vede in palio un altro trofeo, il trofeo Mauro Pace, vinto lo scorso anno dalla Canottieri Saturnia con Gustavo Ferrio. Quest'anno se lo vanno a competere assieme ovviamente alla medaglia d'oro al titolo di campione regionale il Padova Canottaggio all'acqua 1 con Claudio Donadello, Canottieri Sile Tommaso Vianello al 2, Saturnia Enrico Secoli al 3, Canottieri Padova Giacomo De Lucchi al 4, Giudecca Gabriele Bastasia all'acqua numero 5, Saturnia con Federico Dukic all'acqua numero 6, Canottieri Nettuno con Antonio Zonta all'acqua numero 7 e Lodovico Negro per la Canottieri Trieste all'acqua numero 8. Questi sono i protagonisti della finale. Molto bene, vedo i colori di Padova all'esterno
con Giacomo De Lucchi e Saturnia più sottoriva con Federico Dukic. Dovrebbe essere dunque questa la lotta. Sì, confermo. Avete anche la lista cartacea, no? Sì. Nel caso non presente qua, dai un occhio sulla lista cartacea. E allora seguiamo questa lotta per la vittoria del singolo senior maschile tra il Saturnia, era Enrico Secoli, no? Federico Dukic, ci eravamo inaggannati, e invece il Padova di Giacomo De Lucchi. E allora sul traguardo dovrebbe avercela fatta la Canottieri Saturnia, con Enrico Secoli a conquistare questa vittoria davanti a Giacomo De Lucchi della Canottieri Padova. Il bronzo ancora per la Canottieri Saturnia con Federico Dukic. Bello questo arrivo del singolo senior maschile. Noi abbiamo le protagoniste del singolo esordiente pronte per la premiazione. Allora premieremo il singolo esordienti femminile. Allora, in attesa di premiare il singolo esordienti femminile, raccomandiamo a tutti gli atleti protagonisti delle premiazioni di venire al podio con la mascherina, che tra l'altro dovreste comunque avere già indosso perché è obbligatoria all'interno di tutto il centro premiero. Possono prepararsi anche a seguire per la premiazione successiva i protagonisti del doppio ragazzi maschile, quindi dopo il singolo esordienti aspettiamo anche Saturnia, Timavo e Nettuno. Saturnia, Timavo e Nettuno per la finale del doppio ragazzi maschile. Tra l'altro Saturnia dobbiamo premiarti anche per il 2 senza ragazzi di prima, quindi vi aspettiamo qui in zona podio. Allora, iniziamo con la premiazione del singolo esordienti femminile. Andate pure davanti al podio, ragazze. Singolo esordienti femminile. Medaglia d'argento per i colori della Canottieri Timavo, Gioia Stampa. E medaglia d'oro per i colori della Canottieri Sile, Ottavia Iannuzzi. Non appena ci raggiungono, lo vedo già Timavo per il doppio ragazzi. Attendiamo Saturnia, Nettuno e Timavo per il doppio ragazzi maschile.
raggiungeteci, abbiamo un piccolo momento di pausa in attesa della prossima gara, quindi possiamo procedere con le premiazioni. Allora iniziamo, io direi, visto che c'è il Saturnia, a consegnare al Saturnia la medaglia d'oro del 2 senza ragazzi di prima. Quindi venite solo voi ragazzi che vi consegniamo la medaglia d'oro intanto del 2 senza ragazzi maschile. Vi ricordo che sono da evitare le strette di mano e bisogna mettersi la mascherina. Forza davanti al podio ragazzi, che vi consegniamo intanto la medaglia d'oro per il 2 senza. Vincitori della finale del 2 senza ragazzi maschile, la Canottieri Saturnia con Antonio Di Stefano e Riccardo Tommasini. E allora adesso possono raggiungervi anche tutti gli altri, quindi Nettuno e Timavo, per completare il podio invece del doppio ragazzi maschile. Nettuno e Timavo, entrate anche voi nella zona del podio. E allora andiamo a premiare la finale del doppio ragazzi maschile, medaglia di bronzo per la Canottieri Nettuno con Django Goienece e Pietro Barancotto. Medaglia d'argento per la Canottieri Timavo con Loris Corazza e Luca Camalotto. Vincono e sono campioni regionali nel doppio ragazzi maschile la Canottieri Saturnia con Antonio Di Stefano e Riccardo Tommasini. Allora noi siamo in sospeso solo di premiare a questo punto il 2 senza senior, ma abbiamo un equipaggio in gara e proviamo a questo punto a chiamare il singolo senior maschile. Dovrebbero essere rientrati tutti, quindi chiamiamo Enrico Secoli, Giacomo De Lucchi e Federico Duchi. Cerchiamo anche Gabriele Bastasi della Giudecca, che dobbiamo ancora premiare per la vittoria nel singolo junior maschile. Allora, se questi protagonisti ci vogliono raggiungere, possiamo procedere anche con questa premiazione. Chiamiamo i protagonisti del podio del singolo senior maschile e chiamo anche Gabriele Bastasi della Canottieri Giudecca per la premiazione del singolo junior. Muovi te. Allora, vedo là in fondo, dovrebbe essere Gabriele Bastasi, se ci raggiunge, così gli consegniamo la medaglia d'oro del singolo junior. Stanno arrivando piano piano anche i protagonisti del singolo senior. Stiamo andando piano piano verso le ultime gare della nostra mattinata, poi la pausa prima delle finali del pomeriggio. Allora, eccolo Gabriele. Allora
per la consegna della medaglia d'oro. Entra pure da lì sul podio e allora andiamo a consegnare la medaglia d'oro del singolo. Aspetta Padova, aspetta, questa è la proiezione di prima. Medaglia d'oro del singolo junior maschile alla canottieri Giudecca con Gabriele Bastasi. E allora aspettiamo gli altri due protagonisti del singolo senior, i due atleti del Saturno, e poi procederemo anche con quella premiazione. Intanto in acqua il 2 senza ragazze femminile, che vede Nazario Sauro, Bianca Bertoncin e Jody Benvenuti, Saturnia con Benedetta Pacor e Giulia Gottardi, e Cus Ferrara con Veronica Elettra Deiana ed Aurora Vassalli. Queste le tre atlete, i tre equipaggi protagonisti del 2 senza ragazze femminile. Vediamo gli equipaggi verso i 1000 metri di gara, circa a metà percorso. Ovviamente arrivi un po' più diluiti con le partenze ai 2000 metri. Iniziata la gara 51, avanti piano 2 per venire, avanti piano 1. È in gara il 4. Avanti ancora piano 1. Sta arrivando il 2 senza e doveva partire a che ora? Alle 13. 4 la coppia Alle 13:35. 12:50. L'ho spostato? Sì, 13:35. È stato spostato? Sì, Ok, quindi adesso arriva il 2 senza. 2 senza ragazzi. Ok. Alle 13:35. Sì, fanno pausa pranzo. Siamo in acqua ai 500 metri di gara, con il 2 senza ragazze femminile. Due senza ragazze femminile. Poi abbiamo anche i protagonisti del singolo senior. Ma seguiamo prima l'arrivo con Nazario Sauro, Saturnia e Cus Ferrara. Un campo di gara che è ritornato nelle condizioni di acqua piatta di stamani dopo un'oretta circa di lieve increspatura. Saturnia al comando su Nazario Sauro e Cus Ferrara, queste le posizioni, con Saturnia già negli ultimi 250 metri di gara, Benedetta Pacor e Giulia Gottardi. Poi a seguire, vediamo all'esterno, sono i colori del piazza.
E allora sul traguardo la sirena della giuria a sancire la vittoria, la medaglia d'oro per i colori della Canottieri Saturnia. Arriverà all'argento la Circolo Marina Mercantile Nazario Sauro con Bianca Bertoncin e Jody Benvenuti il bronzo. Ai colori del Cus Ferrara a seguire, già partita anche la finale del Duesenza Junior femminile con due equipaggi, Nettuno, Teresa Rovatin e Anna De Cleva, e Saturnia con Michela Costa e Samantha Premer. Noi andremo a premiare adesso il singolo senior maschile, intanto con i due protagonisti presenti. Uno dei tre è impegnato nella finale del 4 di coppia. E allora con l'arrivo del Cus Ferrara andiamo a consegnare le medaglie al singolo senior maschile. Singolo senior maschile, andiamo a consegnare le medaglie. Medaglia di bronzo per la Canottieri Saturnia con Federico Dukic. Medaglia d'argento alla Canottieri Padova con Giacomo De Lucchi. Vittoria in questa finale per il Saturnia con Enrico Secoli. Lo premieremo successivamente al termine della sua prossima finale. E vediamo ai 1000 metri due equipaggi del Duesenza Junior femminile, a seguire il 4 di coppia senior maschile. Nettuno e Saturnia. Teresa Rovatin e Anna De Cleva per la Canottieri Nettuno, Michela Costa e Samantha Premer per la Canottieri Saturnia. Abbiamo i colori del Saturnia verso la nostra postazione, all'esterno invece verso l'altra riva la Canottieri Nettuno. Dovrebbe essere in questo momento al passaggio quasi alla boa degli ultimi 500 metri la Canottieri Saturnia con margine di vantaggio su Nettuno. Nel frattempo tanti complimenti da chi ci segue da casa per Loris Corazza. ...500 metri per giungere al traguardo per il Duesenza Junior femminile. Ed è confermata la sensazione che vedeva in questo momento la Canottieri Saturnia in vantaggio su Nettuno. Sono Michela Costa e Samantha Premerl a condurre su Teresa Rovatin e Anna De Cleva. Ormai ultimi 250 metri di gara per le protagoniste di questa finale. Dopo questo arrivo ancora 4 finali, scusatemi,
per completare le gare di questa mattina, la pausa poi fino alle 14:30, quando riprenderemo il programma del pomeriggio con il doppio pesi leggeri maschile. Entrambi gli equipaggi a passare tra un istante davanti alla nostra postazione, le vediamo nelle immagini della diretta. Ricordiamo la diretta cura di FVG Sport Channel, rivedibile anche sul canale 113 del digitale terrestre nei prossimi giorni. Anche domani pomeriggio. Già domani pomeriggio le immagini in onda sul digitale terrestre, il canale 113 FVG Sport Channel, la TV dello sport del Friuli Venezia Giulia. Negli ultime settimane è diventata un po' anche la TV del canottaggio nazionale, dopo le belle immagini da Lignano Sabbiadoro per il campionato italiano di coastal rowing e beach sprint. Ora in diretta da San Giorgio di Nogaro per questo campionato regionale del Friuli Venezia Giulia. Prossima finale del nostro programma, il 4 di coppia senior. Io direi che potremmo comunque consegnare intanto l'argento al Pullino per il 2 senza senior, visto che sono presenti i protagonisti, e poi premieremo successivamente i vincitori. E allora andiamo a consegnare la medaglia d'argento al 2 senza senior maschile della canottieri della Società Nautica Pullino. Davanti al podio per la consegna della medaglia d'argento la Società Nautica Pullino, Darko Millo e Alessandro Stadari. Penso che avete il massimo del pubblico di questa mattinata in questo momento. Complimenti per come li ho definiti questi due leoni inossidabili. Medaglia d'argento per la Società Nautica Pullino, conseguiremo dopo la medaglia d'oro alla Canottieri Saturnia, impegnati gli atleti nel finale del 4 di coppia, che è proprio la gara che stiamo attendendo, la gara in arrivo. Possiamo chiamare intanto però le protagoniste del 2 senza ragazze. Tutti e tre equipaggi del 2 senza ragazze, Saturnia, Nazario Sauro e Cus Ferrara, potete raggiungerci qui in zona podio, così procediamo con la vostra premiazione. E poi appena rientrate ovviamente anche Saturnia e Nettuno per il 2 senza junior. Depositate la barca e raggiungeteci per la vostra premiazione. Nettuno inquadrata in questo momento l'equipaggio proprio dalla nostra diretta. Saturnia, Nazario Sauro e Cus Ferrara, 2 senza ragazze femminile, raggiungeteci per la premiazione, per la cerimonia del podio. Noi andiamo intanto a presentare i protagonisti della gara numero 59, probabilmente la gara che ci accompagnerà alla quarta ora di diretta. Cus Ferrara misto ginnastica triestina all'acqua numero 1, Giacomo Braghiroli, Pietro Milos, Giacomo Benini e Giovanni Balboni. Canottieri Mestre all'acqua numero 2, Giovanni Poli, Tommaso Santi, Stefano Ruggi e Pietro Bonaventura. E all'acqua numero 4 la Canottieri Saturnia con Luca Giurgevic, Federico Marsi, Lorenzo Tommasini ed Enrico Secoli. Vedo il Nazario Sauro per la premiazione, allora richiamo ancora Cus Ferrara e Saturnia
Forza ragazze, Cus Ferrara e Saturnia, 2 senza ragazze femminile. Siete già rientrate. Raggiungeteci per la premiazione. Cus Ferrara e Saturnia, forza ragazze, 2 senza femminile ragazze per il podio. Vedo il Cus Ferrara in arrivo. Saturnia, Benedetta Pacor e Giulia Gottardi, ragazze al podio. Benedetta Pacor e Giulia Gottardi, ragazze venite al podio per la premiazione del 2 senza ragazze. Siamo intanto già con gli equipaggi del 4 di coppia senior inquadrati dall'occhio vigile della nostra telecamera, sono al passaggio dei 1500 metri. Noi sollecitiamo ancora una volta 2 senza ragazze del Saturnia, Benedetta Pacor e Giulia Gottardi, ragazze in premiazione per cortesia. Ci sono gli altri 2 equipaggi già pronti, ci mancate solo voi per procedere. Andiamo a dare uno sguardo intanto, in attesa delle ragazze, andiamo a dare uno sguardo alla finale del 4 di coppia senior. Proviamo a individuare le posizioni in acqua nonostante siano ancora parecchio lontani. Il misto Cus Ferrara Ginnastica Triestina, la Canottieri Mestre e la Canottieri Saturnia. All'esterno molto bene la Canottieri Mestre in lotta con Saturnia, un po' più staccato l'equipaggio del Cus Ferrara misto Ginnastica Triestina, ma noi siamo pronti per procedere con la nostra premiazione. E allora attendiamo che entrino nel podio anche l'ultimo equipaggio. La nostra telecamera pronta a ruotare sul podio, sulle protagoniste. E allora, medaglia di bronzo per il Cus Ferrara, Elettra Deiana ed Aurora Vassalli. Medaglia d'argento per il Nazario Sauro, Bianca Bertoncin e Jody Benvenuti. Schedina. Vincono la finale delle 2 senza ragazze femminile, sono campionesse regionali la Canottieri Saturnia, Benedetta Pacor e Giulia Gottardi. E allora, dopo la foto di rito, ritorniamo in gara. Vedo già pronte le protagoniste del 2 senza junior del Saturnia. Chiamo a questo punto Nettuno, Teresa Rovati e Anna De Cleva. E immediatamente dopo l'arrivo del 4 di coppia senior potremo premiare anche voi. Quindi sollecitiamo le 2 atlete della Nettuno. Intanto noi andiamo in gara a seguire questo arrivo che vede i colori della Canottieri Saturnia di Luca Giurgevic, Federico Marsi, Lorenzo Tommasini, Enrico Secoli a fare da battistrada, con all'esterno un bel passaggio anche per la Canottieri Mestre di Giovanni Poli, Tommaso Santi, Stefano Ruggi e Pietro Bonaventura. Per la terza posizione sono i colori del misto Cus Ferrara Ginnastica Triestina, un po' più staccati. Noi seguiamo l'arrivo della Canottieri Saturnia, che poi attenderemo al podio anche per premiare alcune gare precedenti, il singolo senior e il 2 senza senior. Ma prima la sirena della giuria, vittoria del Circolo Canottieri Saturnia nel 4 di coppia senior maschile, argento per i colori della Canottieri Mestre. Seguiamo ovviamente l'arrivo anche dell'equipaggio terzo classificato, il misto Cus Ferrara Ginnastica Triestina, e poi sarà già tempo di nuovo di podio.
ma vediamo ormai le ultime palate anche per l'equipaggio terzo classificato del 4 di coppia senior maschile. Ultime palate e poi sarà sirena dell'arrivo anche per loro e si va a chiudere la gara numero 59 del nostro programma, la quart'ultima gara di questa mattinata. È già partita, è già sul percorso la gara numero 60, ma noi siamo già sul podio per il 2 senza junior femminile. Due senza junior femminile e medaglia d'argento la canottieri Nettuno, Teresa Crovatin ed Anna De Cleva. E medaglia d'oro e campionessa o campionessa regionale della specialità la canottieri Saturnia, Michela Costa e Samantha Premerl. Allora, in attesa ovviamente di dare il tempo ai protagonisti del 4 di coppia senior di rientrare per poi ritrovarli al podio, noi andiamo a leggere la lista di partenti della gara 60, la gara che vediamo in questo momento ai 1000 metri, doppio senior A femminile. All'acqua 1 il misto canottieri Adria Società Nautica Pullino, Edda Volponi e Federica Molinaro. All'acqua numero 2 Padova Canottaggio, Vera Donadello e Costanza Bossan. Ancora Padova Canottaggio all'acqua numero 3 Giulia Cabassa e Luana Scarpa. All'acqua numero 5 Saturnia Beatrice Millo e Martina Pellizzari. All'acqua numero 6 canottieri Sile, Vittoria Savorelli e Monica Favaro. All'acqua numero 7 la canottieri Saturnia con Sofia Secoli e Maria Elena Zerboni. E all'acqua numero 8 la canottieri Trieste con Lisanna Bartolovic e Greta Perselli. Sfila davanti alla nostra postazione il 4 di coppia senior del Saturnia. Li attendiamo al podio anche per le premiazioni precedenti, non appena rientrati. E il nostro programma prevederà poi ancora gli arrivi del doppio pesi leggeri femminile e del 4 di coppia junior maschile a chiudere la nostra mattinata. Andiamo in acqua a cercare di distinguere chi sta conducendo questa finale del doppio senior femminile, proprio nel momento in cui peraltro raggiungiamo le 4 ore della nostra diretta. E siamo con diversi equipaggi in lotta per le medaglie, sembra una gara davvero interessante. Padova Canottaggio all'esterno, il misto Pullino Adria al centro del campo. Bene anche i due equipaggi della canottieri Saturnia per la lotta per le medaglie, ma sembra essere in questo momento il misto Adria Pullino ad aver messo deciso il naso avanti a tutti. Con l'inquadratura delle nostre telecamere, proprio lo zoom sull'equipaggio di Edda Volponi e Federica Molinaro, che sembra condurre la finale. Attenzione all'attacco possibile sotto riva da parte della canottieri Saturnia, che sta aumentando in questo momento il ritmo in acqua. Risponde bene al centro del campo il misto Adria Pullino, che non vuole certamente cedere il passo.
Intanto sta per partire l'ultima gara della mattinata, ma noi seguiamo con estrema attenzione questo arrivo che vede ancora il misto Adria Pullino a condurre la lotta che si accende per argento e bronzo tra Saturnia e all'esterno Padova Canottaggio, che prova ad alzare il ritmo, lo alza ancora di più Saturnia per andare a prendersi la medaglia d'argento. Oro al misto Adria Pullino di Edda Volponi e Federico Molinaro, argento al Saturnia di Sofia Secoli e Marianela Zerboni, il bronzo per i colori del Padova Canottaggio con l'equipaggio di Vera Donadello e Costanza Bossan. Davvero interessante questo arrivo, bandiera bianca dalla nostra giuria che certifica la correttezza di questo percorso. E noi volgiamo lo sguardo ai 1000 metri, siamo anzi già oltre i 1000 metri di gara, con i due equipaggi del doppio pesi leggeri femminile. Ginnastica triestina e canottieri Nettuno. Boa dei 500 metri che vede il passaggio al comando della canottieri Nettuno con Francesca Lettig e Laura De Cleva. Per la seconda posizione la ginnastica triestina con Laura Barbieri Falbo e Giulia Diana Berti. Penultima gara della nostra mattinata, poi andremo a completare le premiazioni, per cui anche le protagoniste del doppio senior le inviteremo rapidamente, una volta rientrate, a raggiungerci in zona podio. Ultimi 250 metri di gara intanto per il doppio pesi leggeri femminile con Nettuno al comando, decisamente al comando su ginnastica triestina. E mentre seguiamo questo arrivo del doppio pesi leggeri femminile, noi sollecitiamo la presenza al podio dei 3 equipaggi del 4 di coppia senior maschile. Dovrebbero essere rientrati, pertanto 4 di coppia senior maschile, Saturnia, Mestre e Cus Ferrara. Raggiungeteci ragazzi in zona podio, vedo già il Mestre avvicinarsi. Invito anche Saturnia e Cus Ferrara a raggiungerci in zona podio per il 4 di coppia senior maschile. Intanto abbiamo sentito la sirena del traguardo a sancire la vittoria dei colori della canottieri Nettuno di Francesca Lettig e Laura De Cleva in questa finale del doppio pesi leggeri femminile sulla ginnastica triestina di Laura Barbieri Falbo e Adriana Giulia Berti. Oro Nettuno, argento ginnastica triestina, l'esito di questa finale, con la quale poi ci spostiamo di nuovo in zona podio. Vedo la canottieri Mestre e sollecito Saturnia e Cus Ferrara. Saturnia e Cus Ferrara, 4 di coppia senior, forza ragazzi. Saturnia e Cus Ferrara, 4 di coppia senior al podio. Dai ragazzi che andiamo a completare
le premiazioni del mattino. Saturnia e Cus Ferrara, ragazzi, al podio. Forza ragazzi, Saturnia e Cus Ferrara, raggiungeteci per le premiazioni del 4 di coppia senior. Vedo il Saturnia, allora Cus Ferrara per cortesia ragazzi, Cus Ferrara, 4 di coppia senior, vedo anche loro, perfetto, ci siamo tutti. Allora andate davanti al podio, mascherina indossata tutti quanti, mascherina indossata tutti quanti, bravi. Aspetta, forse sì, forse sì. E allora andiamo in premiazione del 4 di coppia senior maschile. Terzo classificato, l'equipaggio del Cus Ferrara misto ginnastica triestina, Giacomo Braghiroli, Pietro Milos, Giacomo Benini e Giovanni Balboni. Medaglia d'argento per la canottieri Mestre, Giovanni Poli, Tommaso Santi, Stefano Ruggi, Pietro Bonaventura. Vince la finale del 4 di coppia senior ed è campione regionale la canottieri Saturnia, Luca Giurgevic, Federico Marsi, Lorenzo Tommasini ed Enrico Secoli. Noi ci spostiamo un attimo in gara e invito a rimanere sul podio sia Enrico Secoli che Luca Giurgevic e Federico Marsi, perché devo premiarvi per le 2 gare di prima. Ma prima seguiamo l'arrivo del 4 di coppia junior maschile, una grandissima gara degna di chiusura di questa bella mattinata all'esterno i colori del San Giorgio. Al centro la società nautica Pullino, verso riva la canottieri Padova, 3 equipaggi davvero protagonisti in acqua alla grande. All'esterno sono i colori del San Giorgio, all'alzare la volata. Davide Pinzini, Marco Driva, Walter Ruggeri, Luca Predotti piombano sul traguardo, conquistano la medaglia d'oro davanti a Pullino di Evan Benvenuto, Francesco Osbolt, Nicola Parovel e Andrea Serafino. Il bronzo alla canottieri Padova di Pietro Biasi Becchi, Giovanni Cappellozza, Guglielmo Martorelli e Lorenzo Balbo. Poi ancora Timavo al traguardo e ginnastica triestina. Ritorniamo sul nostro podio. Dobbiamo consegnare la medaglia d'oro del 2 senza senior maschile, medaglia d'oro del 2 senza senior maschile Audi, fa la foto. Medaglia d'oro del 2 senza senior maschile, dicevamo, alla canottieri Saturnia con Luca Giurgevic e Federico Marsi.
E infine medaglia d'oro ancora una per la finale del singolo senior maschile. Medaglia d'oro per la finale, diciamo, del singolo senior maschile, e vince anche il trofeo Mauro Pace Enrico Secoli per la Canottieri Saturnia. Tanto la consegna del trofeo da parte del consigliere nazionale Dario Crozzoli a Enrico Secoli, e poi anche la consegna della medaglia d'oro. Un oro. Scusa. Basta le Allora, con la consegna della medaglia d'oro abbiamo completato la premiazione del singolo senior maschile. Ci manca per completare la nostra mattinata la premiazione delle ultime due finali, anzi le ultime tre finali: il doppio senior femminile, il doppio pesi leggeri femminile ed il 4 di coppia junior maschile. Pertanto tutti i protagonisti di queste ultime gare ci possono raggiungere per completare le premiazioni e completare il programma della nostra mattinata. Vedo già l'equipaggio, due equipaggi del doppio senior. Sollecito Padova Canottaggio per il doppio senior femminile, e poi chiamo anche i due equipaggi del doppio pesi leggeri femminile. E allora, in attesa di terminare queste ultime tre premiazioni, noi andiamo a salutare chi ci segue da casa. Riprenderemo la diretta alle ore 14:30, sempre in streaming sul canale YouTube di FVG Sport Channel, sulla pagina Facebook del Comitato Regionale del Friuli Venezia Giulia. Grazie per chi ci ha seguito stamani, ci rivedremo in diretta streaming tra circa un'ora.